Come state? E soprattutto benvenuti nel primo video su YouTube di Vivere il Risorgimento Podcast. Signori e signori, qua non siamo più su Instagram, ma a questo giro si fanno le cose sul serio. Quindi, signori, benvenuti, benvenuti anche nel nuovo canale YouTube di Vivere il Risorgimento. Esattamente, dopo un anno su Instagram, dopo ben 13 live parlando di tante belle cose, abbiamo deciso di sbarcare, che era il momento di fare il grande passo in avanti su YouTube e abbiamo deciso di farlo ovviamente con un ospite eccezionale, il professor Marco Boniardi. Benvenuto, benvenuto, professore. Grazie mille, grazie Fabio, grazie Leonardo, grazie a tutti quelli che ci seguono e quindi, come dire, devo tenervi a battesimo per il vostro esordio su YouTube, insomma. Esattamente, siamo onorati di questa cosa, quindi anzi vedo che il numero di spettatori sta crescendo, quindi è giusto così perché sarà veramente una serata che sì, saranno per carità quattro chiacchiere di storia militare, però comunque sarà un'interessantissima cavalcata nella storia, nei secoli della storia militare, appunto, analizzando dei punti salienti che appunto dopo vedremo. Saranno delle domande quindi, ma anche dei confronti così netti, chiari e fulminei, diciamo Pro così. e contro su un qualcosa, su un determinato aspetto. Esattamente, e anche voi ragazzi della chat, mi raccomando, muovete quelle ditine e dite la vostra nei commenti. Noi ovviamente li leggiamo, vi leggiamo sempre, quindi non tiratevi indietro, mi raccomando. Esattamente, qualunque curiosità, qualunque domanda, qualunque cosa, qualunque anche non essere d'accordo, perché questo è il bello che ci offre YouTube, che ci offre il XXI secolo, poter parlarne a distanza, discutere, ma no, era meglio così, era meglio cosà, e quindi forza, fatevi sotto, e a questo punto direi di iniziare. Esattamente, esattamente. E poi cogliete l'occasione, cioè c'è il professor Marco Bognardi, cioè quando vi capita la prossima volta, quindi bene. Vabbè, tanto non è che non è il professor Alessandro Barbero, è solo Marco Boniardi. Senti, io intanto volevo dire una cosa, vi ringrazio per questo invito e io ho mandato, come faccio sempre, a tutta la mia lista di contatti di quelli che mi seguono anche su altri canali, ho mandato la comunicazione di questa live, sono circa un 150 contatti, per cui spero che ci sia un po' di gente collegata, se no magari lo vedranno poi in differita. Ecco, sono qua, cerchiamo di fare qualcosa di bello, di utile, di interessante e speriamo che sia così per tutti quelli che ci seguono. Ecco. Saluto un po' Ottimo. tutti quelli che vedo qui collegati perché vedo i commenti, io ogni tanto scrivo anche, intanto che parlo, scrivo i commenti e quindi vedo un po' di gente, Mike 90, Alessandro Casarini, la Tana del Richi e così via, Garagnani, eccetera, eccetera, per cui salutiamo tutti. Giovanissimi revocatori, anche come il nostro Garagnani e il Riccardo Tanna del Richi, sono proprio revocatori. Richi e Riccardo, il nostro Jäger, giovanissimo. Hanno l'età perfetta da militari, diciamo. Esattamente. E poi Garagnani, appunto, anche lui fa parte di un gruppo revocativo di Montechiaro. E quindi direi che Ricky, essendo uno Jäger, già mi sta particolarmente simpatico, avendo io delle simpatie filo-asburgiche. Ecco, iniziamo Ecco, già inizia a essere l'aria a farsi non dico Cominciamo male, piccante, insomma, ho ma capito. iniziamo benissimo. Per la prossima live faremo salotto in cui si discute, no, era meglio l'Austria, meglio l'Italia, eccetera. Ma a questo punto, tornando un po' a noi, beh, ti chiederei, Marco, di presentarti. Spoiler, è un professore universitario del Politecnico di Milano
E come mai da docente del Politecnico hai deciso anche di studiare la storia militare? Ma chi lo sa. Allora, intanto raccontiamo una cosa a tutti. Inizialmente volevamo fare questa live soltanto a domande e risposta, poi giustamente Leonardo e Fabio mi hanno detto: vabbè, ma dai, fai una presentazione PowerPoint come fai di solito, almeno così ci sono delle belle immagini da vedere. E io dico sempre: beh sì, almeno così uno vede le immagini della presentazione PowerPoint e non sta ad ascoltare le eventuali sciocchezze che ognuno di noi magari dice, in particolare il sottoscritto. Beh, qui vedete la prima slide, ci sono un po' quelle che sono le mie affiliazioni. Io faccio il professore di metallurgia al Politecnico di Milano e poi ho 100.000 altri interessi e attività che mi portano via un sacco di tempo, per cui passo alla slide successiva, quindi raccontiamo un po' il chi sono, visto che più o meno le domande di questa live ce le siamo organizzate per avere un filo conduttore su cui poi costruire questa stessa presentazione PowerPoint. Come dicevo, io arrivo dal mondo dell'ingegneria, io sono un ingegnere meccanico e ho studiato e studio, mi occupo soprattutto di questioni legate ai materiali. Però, come credo molti di voi sanno, se mi seguono un po' nelle live che faccio su YouTube, mi piace collaborare con vari canali, soprattutto nel settore della storia militare e delle questioni collegate con gli aspetti militari, per cui problematiche di balistica, problematiche di esplosivistica e così via, che tra l'altro sono anche delle tematiche che da qualche anno insegniamo al Politecnico di Milano. Io insieme con un collega abbiamo il corso che si chiama di Fondamenti di Balistica ed Esplosivistica, e quindi io in particolare mi occupo della parte di esplosivistica e della parte di balistica terminale, e diciamo è un po' un'appendice ingegneristica della mia passione storico-militare. Vedete, ho collaborato con vari canali, preferisco non essere affiliato a un unico canale, ma fare un po' degli interventi a spot in vari ambiti, e soprattutto il mio settore di interesse riguarda, direi, la storia moderna e in particolare la storia che va dalla metà del Settecento alla seconda metà dell'Ottocento. Di solito, mi è già capitato di dirlo, tutto quello che c'è in mezzo tra la guerra dei 7 anni, 1756-1763, e la guerra franco-prussiana, 1870-1871, è un po' quello che mi interessa particolarmente. Ecco. E perché la storia militare, no? Per quale motivo la storia militare? Secondo me studiare la storia militare, così come battuta per partire, studiare la storia militare, magari l'utilità può anche essere marginale. Io dico studio storia militare perché è una cosa divertente. È una cosa divertente e poi come diceva Mark Bloch, no? In un famoso libro, in un famoso testo, L'apologia della storia, che è un testo che è stato pubblicato postumo. Penso sappiate che Mark Bloch faceva parte della resistenza francese ed è stato ucciso dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. L'esordio del libro è Papà spiega di Lione. Tra l'altro era pure a capo della resistenza di Lione. C'è Leonardo qua tutto felice perché Esatto. è uno dei capisaldi del corso di laurea di storia, quindi è qua tutto wow, l'ho studiato. Vabbè, se vi interessa, secondo me c'è una serie di bellissimi video che sono riproposti sui canali YouTube delle conferenze che ha tenuto Barbero su Mark Bloch. Tra l'altro, in particolare una che è stata fatta dalle vostre parti in zona Franciacorta. Sono andato a sentirlo di persona un po' di anni fa, quando non era ancora così famoso come lo è adesso, no? Mark Bloch cosa dice? Papà, spiegami a che serve la storia. Così, pochi anni or sono, un ragazzo che mi è molto vicino interrogava suo padre, uno storico. Vorrei poter dire che questo libro rappresenta la mia risposta, perché non credo ci sia lode migliore
per uno scrittore che di saper parlare con il medesimo tono ai dotti e agli scolari, ma una semplicità tanto elevata è privilegio di alcuni rari eletti, no? Quindi a che cosa serve studiare la storia, a che cosa serve studiare la storia militare? Lo studio della storia, cioè la storiografia, come dire, analizza il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato, cioè lo storico non è avulso dal contesto in cui vive, quindi solamente, come dire, lo storico non è soltanto uno che studia delle questioni del passato che non hanno alcuna utilità con la storia, con la società contemporanea. Lo storico poi è una persona che deve cercare di recuperare una memoria collettiva, una sorta di punto di riflessione importante per ogni società, per ogni paese, perché, come dire, una migliore conoscenza del passato, una migliore conoscenza del proprio passato potrebbe aiutare a interpretare meglio e forse anche a risolvere i problemi del presente. Non è che è sempre così, ma potrebbe essere un aiuto. Poi secondo me ci sono degli spunti metodologici importanti legati allo studio della storia, legati alla storiografia, e in particolare uno che mi piace citare è quello dell'interdisciplinarietà della storiografia, cioè ci sono tantissime discipline che si intrecciano con la disciplina storiografica e che sono molto utili. Pensate ad esempio alla sociologia, alla psicologia, all'economia, alla tecnologia. Io in particolare nelle questioni di storia militare di cui mi occupo ho sempre una particolare attenzione e predilezione per gli aspetti tecnici e tecnologici. Poi l'altra cosa... Raccoglie tutto sostanzialmente la storia, è proprio una fotografia, un video anzi, visto che siamo su YouTube, un video di tutto quello che è successo nel macro, ma anche nel micro della realtà del tempo. Sì, esatto. Esatto, e poi da ultimo direi che la storia e lo storico deve poter raccontare e spiegare i fatti, gli eventi che si sono succeduti e deve cercare, come dire, di comprendere quelle che sono state le motivazioni dei protagonisti che hanno portato a certi eventi. La categoria del giudizio è una categoria importante, è una categoria personale, ma non appartiene alla ricerca storica, per cui il giudizio ognuno di noi giustamente lo può dare, ma non ha niente a che vedere invece con la categoria storica. Come dire, da ultimo direi che conoscere le date, le battaglie, i protagonisti è sicuramente importante, ma forse è più importante cercare di ricostruire un po' il contesto storico nel modo più adeguato e più completo possibile. Non so se ho risposto alle vostre domande. Se posso farti una domanda, Marco, sì. Perché tempo fa ci dicesti, in occasione del famoso 11 dicembre, che purtroppo c'era Instagram in down e quindi non siamo riusciti a fare la live, in chiamata ci dicesti che sei appassionato di war history, quindi di una particolare forma di storia, di history. Che cosa consiste? E allora, come dire, il fatto di chiamare la disciplina di cui ci stiamo occupando in questa live, di dargli la denominazione di storia militare, significa già, come dire, storicizzare una materia, cioè l'aspetto militare, no? Nel mondo anglosassone, oltre alla military history, esiste anche un'altra disciplina che sono i cosiddetti war studies, cioè gli studi sulla guerra, che sono più delle attività che svolgono gli stati maggiori degli eserciti, ma anche dei civili, dei cittadini, dei privati cittadini, dei civili che lavorano, che sono nelle università o nei servizi di intelligence o di sicurezza. Qual è lo scopo di questi war studies? Lo scopo di questi war studies è, ad esempio, capire cosa avviene sul campo di battaglia durante specifiche o determinate operazioni militari. Questa cosa in Italia dovrebbe andare sotto la definizione di storia militare, ma
come dire, è una cosa un pochettino, non dico dibattuta, ma non è sempre vista nel modo giusto. Chi si occupa, poi sapete benissimo che in Italia chi si occupa di storia militare oscilla tra l'essere considerato un pazzo, uno che si occupa di questioni che non sono di nessun interesse, cosa peraltro non vera, per non dire a volte che qualcuno ti dà pure del fascista, perché se ti occupi di questioni militari probabilmente devi avere anche qualche problema. Ecco, per cui non so se ho risposto alla tua domanda e non so se sono riuscito a far capire, a trasferire il mio pensiero a voi e a quelli che ci stanno ascoltando. Assolutamente sì, è verissimo, cioè l'immagine della storia militare, del storico militare, che a ben vedere non so quanti corsi, non corsi di laurea, però insegnamenti ci siano attivi in Italia riguardo alla storia militare a livello universitario, non lo so, però esatto, c'è una sorta di stigma quasi riguardo agli studi di storia Guarda, militare. come diceva qualcuno qualche anno fa, non c'è nessuno che è andato in cattedra con lavori di storia militare. Io sono un universitario di un altro settore scientifico disciplinare, però come avete visto nell'affiliazione all'inizio ho molto a che fare con i colleghi dell'Università di Genova, e questi discorsi che abbiamo appena fatto vengono fuori anche da loro. A Genova c'è, mi piace ricordarlo, Emiliano Beri, che tiene un corso di storia militare, e non dico che sia un unico in Italia, ma quasi. Esiste anche il corso che tiene Gastone Breccia all'Università a Cremona, mi pare, di storia militare antica e medievale. Considerate che la storia militare non ha una dignità di settore disciplinare, cioè mentre esiste il settore disciplinare, che so, di storia economica, storia della tecnologia, una storia militare come settore disciplinare in università non esiste. Per cui esatto. a volte se ne occupano i modernisti, a volte se ne occupano i contemporaneisti. Breccia, ad esempio, è un bizantinista, penso che Gastone Breccia lo conosciate un po' tutti, scrive tante cose di storia militare, però anche lui, per esempio, in quanto bizantinista, fa storia militare del mondo antico e medievale. Ecco, si ferma lì così. Che volete? Certo. Queste sono le Colgo condizioni del contorno e va bene così. Purtroppo sì, è un mondo a parte che, forse anche si sta sviluppando al di fuori del mondo accademico in altre sedi, che rientrando anche magari nella public history e anche nel mondo della divulgazione online, per esempio su YouTube, però purtroppo rimane ai margini. Scriveva, commentava Mike 90 alla Statale di Milano, l'unico corso che si avvicina è studi strategici, purtroppo non c'è più, come appunto come esame è stato addirittura tolto, quindi figuriamoci un po' la linea che ha preso la Statale di Milano e un po' in generale direi tutte le università italiane. Dipende dal docente del corso. Si citava storia moderna, nel mio caso sì, in altri casi no. Per Ecco, cui abbiamo parlato anche della discriminazione quindi verso gli studi di storia militare in Italia a livello universitario, infatti. Ci conferma Io anche che a Padova non esiste il nostro Alessandro Casarini, il nostro Tenten, quindi ottimo. Sì, sì, poi vedo qui nei commenti Virgilio Ilari o Ilari, non mi ricordo mai come si pronuncia, che è come si dice, è il presidente della Società Italiana di Storia Militare, lo conosco personalmente, anche lui è abbastanza disarmato nei confronti dello stato della storia militare in Italia. Vi racconto un aneddoto che mi è capitato qualche tempo fa. Ero a Modena alla convention, quella di giochi che viene fatta tutti gli anni a Modena, e c'era un piccolo convegno sul wargame, la storia militare e l'insegnamento della storia. Io parlavo di questioni di storia militare
e a un certo punto avevo a fianco un professore di storia contemporanea dell'università, mi pare che fosse di Modena, adesso non vorrei sbagliare, e a un certo punto scambiamo delle battute e mi dice sì vabbè, ma noi di queste cose non ce ne occupiamo, perché di queste cose qui se ne devono occupare i militari, no? Io non gli ho risposto, ma a me è venuto in mente una battuta, adesso non mi ricordo di chi sia, forse di Clemenceau. La guerra è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai militari, quindi è meglio che ce ne cominciamo a occupare un po' tutti, perché prima o poi questa cosa ci arriva addosso e saranno solo i militari a gestirla, invece forse sarebbe opportuno che tutti la approfondissero e la conoscessero. Lancio la sfida, dobbiamo imparare dagli inglesi in questo lato di studi militari, di storia militare. Vabbè. Magari anche la metà degli inglesi. Invece, bah, detto questo, passerei a quelle domande frizzanti Sì, di cui ti dicevo e che non ti ho spoilerato. Per sì. cui, Ragazzi della chat, mani sulla tastiera perché vogliamo sentire anche voi cosa pensate di questi binomi, diciamo eh, questo o quello potremmo chiamarlo. esattamente, qua ci si schiera, si prende una posizione e tra due l'una, rivoluzione francese o ancien regime? Cos'è meglio? Se la domanda è posta così, ancien regime. Ancien regime, senza motivare, senza a sentimento, via. Ancien No, regime? se vuoi motivo, se tu mi avessi Eh, detto impero motiviamo, napoleonico, motiviamo. se mi avessi chiesto impero napoleonico, ancien regime, probabilmente avrei risposto impero napoleonico. Se mi dici rivoluzione francese, con i disastri che ha fatto la rivoluzione francese, basta andare a chiedere a quelli come si chiama? Della Vandea, io Eh, non posso che rispondere ancien regime. quindi non stimi Robespierre e gli amici rivoluzionari, Neanche neanche un un po'. po'. Per cui potremmo quasi dire che la rivoluzione francese è un susseguirsi di colpi di Stato e basta, senza dare particolari letture del popolo di qua, di là, semplicemente un'elite emarginata che in un modo o nell'altro acquista il potere e poi lo prende, dandone una lettura molto veloce, a tratti semplicista, ma potrebbe anche essere così, sì, no? Sì, un colpo di Stato. Tu devi partire dal presupposto che io sono un po' democristiano, quindi tendo ad allontanarmi dagli estremismi, motivo per cui tra la rivoluzione, qualunque tipo di rivoluzione e un sistema consolidato, preferisco un sistema consolidato. Ti piace la stabilità, quindi. Ma probabilmente dipende dall'età, come dice Ligabue, si nasce tutti incendiari e si muore da pompieri. Perfetto. Abbiamo fatto partire un sondaggio che sta vedendo il binomio molto combattuto, quindi ancora qualche istante, ragazzi, mi raccomando, votate tutti e Ho poi visto, passiamo al prossimo questo e quello. ho Sì? visto che mi sono preso anche del maledetto democristiano da Alessandro Casarini, che saluto e ringrazio. Perfetto. Grazie, grazie Tentene. Ah, è lui Allora, Tenten. è lui, proprio lui. Leggo un Vive le Roi, mi associo benissimo. Bene, direi che possiamo finire il sondaggio che vede il, eccolo qua, 57% ha votato la rivoluzione. Sì, fratelli, sono con voi. Compagni, avanti tutta. Mi sa che sei andato un po' troppo avanti con le rivoluzioni. Sì, sì, decisamente. Per passare alla domanda, unionisti o confederati? Altra domanda dove ci si sporcano le mani. Devo rispondere? Vai. Austro-ungarici. Mm.
Quindi, quindi il Messico di Massimiliano che invade gli Stati No, il Uniti. Messico di io tifo per il Messico soltanto ad Alamo. Ok. Allora, tra gli unionisti, tra l'Unione e la io non amo molti, è un periodo che mi è interessato, ho fatto anche una live, secondo me, interessante per il canale Parresia sulla guerra di secessione, altrimenti Confermo. chiamata anche guerra civile americana. E, boh, ho tante perplessità, sono in contatto anche con degli storici americani perché adesso con internet e con la posta elettronica si riescono a superare tantissime barriere, e per cui è molto utile anche interfacciarsi con loro. Credo che ci sia molto condizionamento nello studio della storia della guerra civile americana da quello che sono diventati gli Stati Uniti d'America. Certamente è l'ultimo posto in cui andrei a vivere, gli Stati Uniti d'America, perché io amo l'Italia e non sono per nulla esterofilo, quindi non andrei a vivere in Russia, non andrei a vivere negli Stati Uniti, non andrei a vivere in Francia, non andrei a vivere in Germania, non andrei a vivere in Inghilterra, io me ne sto benissimo in Italia. Se proprio pistola alla tempia mi costringessero di andare negli Stati Uniti, credo che l'unico posto dove andrei sarebbe il Texas. Per cui, detto questo, non posso che dire Confederazione, con tutti i Ottimo. limiti di questa risposta. Li accettiamo tutti i limiti. Incredibile, siamo a un 50 e 50 spaccatissimo. Siamo a un incredibile, eh? Beh, 50 e Quante, 50. quante persone abbiamo collegate? Attualmente siamo in 16, Marco, Vai. di cui 8 hanno votato, quindi le altre 8 persone votate. Sono gli stati neutrali della guerra civile. Sono il Maryland. E tra l'altro qua abbiamo un libro di Raimondo Luraghi, di cui tu mi ricordo in quella increminata live hai fatto qualche hai detto qualcosa che ci sta, insomma, su un libro che ormai degli anni Il 80 problema, vado a memoria. sì. Allora, il libro dell'Uraghi è stato scritto a metà degli anni 60. Io ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, Raimondo Luraghi. Mi ha autografato non quel libro lì, ma l'altro, Marinai del Sud, di cui ho la copia originaria. E, lui ha scritto il libro, la storia della guerra civile americana, a metà degli anni 60, perché era andato negli Stati Uniti, è stato là un paio d'anni con una borsa di studio, ha raccolto tanto materiale e poi ha scritto questo libro. Questo libro secondo me ha dei grossi limiti, soprattutto legati al fatto che è un libro che ormai come concezione ha più di 60 anni, è spudoratamente filosudista, cosa nei confronti della quale io faccio un po' fatica a parteggiare, pur avendo detto un attimo fa che tra Unione e Confederazione preferirei la Confederazione con tutti i limiti. Il grosso vantaggio che ha la storia della guerra civile americana dell'Uraghi è che è l'unico libro completo in italiano che c'è su questo periodo, e quindi tutti quelli che si avvicinano a questo tema una volta nella vita l'hanno letto, e anch'io quando l'ho letto e io mi ricordo avevo 20 anni, 25 anni, che l'ho letto interamente, mi aveva colpito, mi aveva affascinato, anche perché lui scrive un libro di storia come quasi se fosse un romanzo. E questa cosa a 25 anni a me era piaciuta. Adesso che ne ho fatti 60 ad agosto, questa cosa è una cosa che invece non mi va, nel senso che comincio ad avere, cioè l'epica cavalleresca è un'altra cosa, la storia e la storia militare dovrebbero affrontare il problema in modo diverso, e soprattutto è un libro abbastanza superato. In questa live alla fine voi mi chiederete un libro, un luogo, un film, ci sarà anche un libro che io propongo per la guerra civile americana
che non è il Luraghi e purtroppo è l'unico libro in italiano completo che c'è, quindi molti, e purtroppo continuamente viene ripubblicato perché nessuno delle case editrici importanti che abbiamo in Italia ha il desiderio di mettersi a tradurre qualcosa di furbo. Anticipiamo una cosa, come il libro di Macpherson, Battle Cry for Freedom, che è il libro che consiglierei di leggere per partire sulla guerra civile americana, come tanti altri libri e tanti altri documenti che ci sono. Ecco. Battle Cry for Freedom? For Freedom. Battle Cry for Freedom. Perfetto. Beh, intanto grazie per questo approfondimento sulla storiografia italiana della guerra civile americana e direi di fare ancora un ultimo domanda nella quale io cambierei epoca, cambierei completamente tipo di guerra e se la domanda è T-34 base, quindi quello col cannone da 76 o il Panzer 4? Andiamo fuori, sforiamo l'Ottocento Ho scritto nei commenti il titolo del libro. Grazie, grazie. Anche qui il T-34 era il carro giusto per l'esercito sovietico, il Panzer 4 secondo me era il carro giusto per l'esercito tedesco. Personalmente preferisco per una serie di motivi il Panzer 4, anche se il T-34 è più solido, più corazzato, ma il comfort, soprattutto il modello, pensiamo ai modelli 1943 grosso modo, quel periodo lì, perché i primi, però i mezzi sovietici lasciano molto a desiderare dal punto di vista del comfort del veicolo. Da ingegnere meccanico, tutte le soluzioni tecniche che si è inventato l'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale mi lasciano molto affascinato, e però come sapete benissimo io evito accuratamente di fare live sulla prima o la seconda guerra mondiale, perché secondo me non si può parlare liberamente di questa cosa. Io ho appena detto una cosa sull'esercito tedesco, bisogna stare attenti a come ci si esprime, bisogna stare attenti a come ci si esprime ormai anche sull'esercito sovietico, bisogna stare attenti a come ci si esprime sull'esercito americano e alle operazioni, quindi c'è troppo il nervo scoperto, per cui io di quel tema lì preferisco evitare di parlarne. Anche se, ripeto, come sostengono in molti, le innovazioni tecnologiche che ha sviluppato l'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale sono dal mio punto di vista incredibili. Poi che fossero utili, c'è molto da discutere. Anche troppe innovazioni. Troppe, sì, troppo tecniche, soprattutto sul campo di battaglia le cose che funzionano sono le cose semplici e i mezzi tedeschi certamente non erano semplici, era molto più semplice da gestire come riparazione, come manutenzione un T-34, non un Panzer 4, però se mi chiedete così a pelle cosa mi piace di più tra il T-34 e il Panzer 4, dico il Panzer 4. E la chat è d'accordo perché con il 75% appunto c'è la preferenza con il Panzer 4. C'è anche chi propone l'L3 che è un carro armato italiano. Il nostro tanchette. Eccoci, la scatoletta quindi... di sardina. Ecco, e c'è chi dice che appunto che è una scelta molto eroica. Quindi ecco, no, c'è una, io leggo qua sul foglio e qua voglio appunto farmi sentire di un binomio che mi permetto di leggere io perché so il pensiero delle altre due persone, di cui una ce l'ho qua accanto. Dopo collega, esimio collega, si trattenga. Devo trattenermi? Si trattenga. Accidenti. C'entrano dei cannoni, dico solo questo, dopo ci arriviamo. Perfetto. Tornando a noi e tornando seri, per quanto c'è possibile farlo.
Ma per te, Marco, per fare una guerra, per uno Stato, per condurre una guerra e soprattutto il soldato sul campo, cosa deve fare? Che caratteristiche deve avere questo soldato? Perché spesso si dice, si può pensare anche in modo errato che alla fine basta armare un numero considerevole di operai, di contadini, dare a tutti un'arma, o nel caso dei sovietici nella seconda guerra mondiale anche un'arma su 2, un'arma su 4, ma questa è una piccola parentesi, Oppure e come, mandarli alla... Vai, oppure vai. come adesso, che mi sembra che i russi combattono con le pale, giusto? Com'era la storia? Sì, 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 che combattono con le pale. Mm. Che tra l'altro adesso basterebbe leggere Niente di nuovo sul fronte occidentale e per capire quanto la pala in trincea sia molto più utile rispetto a una baionetta o anche a un pugnale. Per cui meglio la pala che la baionetta innastata sulla cappa. Però probabilmente il giornalista che scrisse quell'articolo non era un esperto di corpo a corpo da trincea e probabilmente non voleva parlare nemmeno di quello. Per cui ecco, la domanda è questa: quali sono le caratteristiche che un soldato tendenzialmente ti direi nell'Ottocento, ma più o meno la guerra, si dice che il mercenario sia il secondo mestiere più vecchio del mondo, il primo lo sappiamo tutti, per cui le caratteristiche nell'Ottocento, ma più in generale anche negli altri secoli. Allora, parlando della guerra in generale, siccome all'inizio tu dicevi che cosa ci vuole per fare la guerra, qui io mi richiamo a Clausewitz, che penso tutti conoscano, questo pensatore tedesco, prussiano, anzi direi, perché la Germania in quanto tale non esisteva ancora, storico, militare, che ha combattuto durante le guerre napoleoniche e ci ha lasciato il von Kriegel della guerra, su cui ci sono tanti spunti per ragionare attorno alla tua domanda, no? Per esempio, lo spunto più famoso: la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi, non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi. Qui è interessante perché Clausewitz mette sullo stesso piano la guerra e la politica. Quindi la guerra non è uno strumento della politica, come ogni tanto si sente dire anche in televisione. Per Clausewitz sono sullo stesso piano. E Clausewitz, in un altro passaggio, qui non l'ho riportato nel von Krieg, della guerra, lui dice che la natura della guerra è la risultante di tre forze inseparabili, che sono: uno, il cieco istinto, come dire l'odio, l'inimicizia, la violenza primordiale, come dire la volontà di quello che è il popolo che va in guerra. L'altra caratteristica, la seconda caratteristica, è la libertà, la libera attività dell'anima, cioè vuol dire il valore militare, l'azzardo, il calcolo delle probabilità, la strategia, la tattica. In una parola, il comandante in capo e il suo esercito è quello che decidono di fare. La terza caratteristica è la pura e semplice ragione, l'attività della politica, l'attività razionale e l'attività del governo. Sono un po' queste tre quelle che sono le caratteristiche per portare un paese in guerra. Quando poi tu mi chiedi quali sono le caratteristiche che consentono di fare un soldato, mi viene in mente appunto, tu l'hai indicato nella tua domanda, un episodio che mi è capitato alcuni anni fa. Alcuni anni fa stavo in macchina con un professore di storia contemporanea che si occupa di storia militare e va per la maggiore, ogni tanto si vede anche in televisione. Stavamo parlando di storia militare, stavamo parlando di questioni legate alle armi e lui mi dice: sì, ma tutta quella roba lì che va sotto il nome di militaria, no? È una roba che non è interessante per la storia, perché alla fine tanto basta dare in mano a un soldato un'arma e il soldato in qualche modo sparerà, si darà da fare sul campo di battaglia per cercare di
eliminare il suo avversario. Ecco, direi che questa roba qui proprio non è vera, e probabilmente deriva dal fatto che c'è una scarsa conoscenza di che cosa voglia dire usare un'arma, di che cosa voglia dire operare in una formazione sul campo di battaglia, sia nell'Ottocento ma anche nel Novecento, ma anche attualmente, perché attualmente, contrariamente all'opinione corrente, i soldati continuano a operare in formazione, una formazione sicuramente molto più diradata e meno compatta rispetto alle formazioni dell'Ottocento, ma operano ancora in formazione con degli ordini ben precisi e delle modalità operative ben precise. Quindi per fare la guerra la risposta che mi viene da dare è l'addestramento. L'addestramento è fondamentale. L'aspetto umano, secondo me, in guerra è tutto, e l'addestramento si basa proprio sull'assunto che la componente umana è uno dei fattori fondamentali, se non forse il fattore fondamentale per il compimento della missione. Secondo lo Stato Maggiore della Difesa Italiana, qui me lo sono segnato, l'addestramento è il processo fisico e morale attraverso il quale si sviluppano le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni in specifici ambienti operativi. Guardate che è difficilissimo stare sul campo di battaglia senza essere Marco? Non è nostro. ma Marco? pensa che quel problema sia molto semplice e le sue conoscenze siano più che adeguate per trattare, per affrontare quel problema. Ecco, forse quel professore di storia contemporanea, quando mi diceva ma sì, tanto basta dare in mano un'arma ai soldati. Voi siete sempre collegati? Sì, c'è stato, ti sei frizzato un attimino, ma è tutto a posto, Ok, la live ok. procede assolutamente, sì. Quel professore che mi diceva appunto basta dare in mano le armi a un soldato e questo qualcosa farà, ecco, non è assolutamente vero. Voi pensate ad esempio all'esempio dei chirurghi. Il chirurgo gli possono insegnare tutto quello che voi potete immaginare per via libresca o attraverso anche una sperimentazione in laboratorio o in un'aula universitaria, ma poi quando ha il contatto diretto con il malato, quando deve fare l'operazione, la maggior parte dei ragazzi sviene le prime volte che fanno le operazioni, e infatti l'addestramento, lo sperimentare sulla propria pelle quale sia il problema di confrontarsi con un malato, con una persona che tu devi operare, è sempre un qualche cosa di tipo traumatico. Quanto la medicina può essere assimilabile in questo senso alla guerra, è incredibile. Sì, guarda, di solito quelli che si occupano dell'effetto sul campo di battaglia, l'effetto sui soldati che vanno in battaglia, se vi interessa ho fatto una live per il canale Domus Orobica proprio su questo tema, fanno vedere come la componente psicologica, la preparazione mentale, il fatto, ad esempio, la differenza sostanziale che c'è tra un soldato che ha già sperimentato questa cosa, quindi un veterano, e un novizio, un soldato che per la prima volta va sul campo di battaglia, è fondamentale. E un altro degli esempi che vengono fatti è l'esempio legato al sesso, cioè sono due esperienze completamente diverse, ma l'esperienza sessuale è un'esperienza totalizzante tanto quanto quella di andare sul campo di battaglia e di cercare di eliminare fisicamente un avversario, che è una cosa estremamente difficile da fare. Chi non studia queste cose non si rende conto, e qui mi piace citare il libro di Marshall, Marshall Man Against Fire. Chi è Marshall? Marshall è stato un colonnello dell'esercito americano, da non confondere col generale Marshall, sia chiaro. Marshall è un cognome abbastanza diffuso negli Stati Uniti.
che si è occupato di studiare gli scontri a fuoco in cui erano stati coinvolti i soldati dell'esercito americano sul fronte occidentale, quindi contro i tedeschi. E guardate cosa scrive Marshall in questo libro, che è diventato un po' un riferimento. Dice: la paura più grande del soldato alla fine è quella di uccidere un proprio simile. È perciò ragionevole credere che l'uomo comune e sano di mente, l'uomo che può affrontare la fatica mentale e fisica del combattimento, abbia una innata e solitamente ignota repulsione a uccidere un suo simile, che non ucciderebbe volontariamente se gli fosse possibile evitarlo. Al momento decisivo diventerà un obiettore di coscienza. Marshall dice che i soldati in combattimento, dei soldati in combattimento, soltanto il 15, 20, 25%, se non sono opportunamente preparati e addestrati, fa qualcosa per eliminare fisicamente l'avversario sul campo di battaglia. Perché la più grossa paura che hanno gli esseri umani è proprio quella di eliminare fisicamente un proprio simile. Se voi ci provate a pensare, è una cosa che fin tanto che tu fai il generale da salotto, per cui siamo qui seduti a una scrivania a parlare di queste amenità, a raccontarci delle storie dell'Ottocento, e ci sembra tutto così divertente perché è ammantato di fulgida gloria, di uniformi rutilanti e tutte queste belle cose, ma se uno poi si trova sul campo di battaglia e fisicamente deve eliminare qualcuno, soprattutto se lo deve fare con un'arma bianca, è una cosa che ripugna la coscienza della maggior parte delle persone, non di tutti, perché ad esempio un'altra cosa interessante che evidenzia Marshall è che c'è almeno un 1-2% della popolazione naturalmente vivente, che sono i cosiddetti natural born killer, cioè gente che non ha alcun problema psicologico a eliminare fisicamente un avversario. Però nella media, ecco, i soldati che vanno sul campo di battaglia, questo è un problema che hanno, e questo è un problema che tu lo devi studiare, lo devi conoscere, perché ha delle ricadute estremamente importanti nel momento in cui vai a combattere. Non so se anche qui ho dato una risposta alla tua domanda, ho un po', come dire, scantonato, mi sono allargato un pochino, e forse era meglio che rimanessi nel seminato. No, assolutamente. E tra l'altro hai detto una cosa interessante: la difficoltà nell'uccidere il nemico con il corpo a corpo. Se noi andiamo a vedere l'evoluzione della guerra nei secoli, vediamo che pian piano è sempre aumentata la distanza di ingaggio. Pensiamo anche alla guerra con il pike and shot dei tercios spagnoli, e poi dopo, quando si ha la possibilità, si passa alla fanteria di linea, quindi cercare di evitare il contatto fisico. Poi poteva capitare, ma comunque raramente. Lo vediamo nelle battaglie 7-800esche, 5% tra morti e feriti dati da arma bianca, per cui c'è una progressiva volontà nell'allontanare, da quando vengono le possibilità date dalla tecnica, di allontanare la distanza in cui si va effettivamente ad ammazzare il proprio simile. E diventa anche più, tra virgolette, chirurgica la cosa. Penso allo sviluppo delle fanterie leggere, dove alla massa di soldati si sostituisce una preparazione maggiore e una tecnica, una tecnologia superiore a livello di precisione, a livello di gittata. Però ti faccio una domanda. Sì, scusa, vai. No, prego, finisci pure, poi te la No, sottopongo dopo. venivo dietro al vostro ragionamento. Arnaud Dupic, che è un pensatore militare francese della metà dell'Ottocento, che è stato ucciso durante la guerra franco-prussiana, sosteneva appunto questa cosa qui, cioè diceva che l'uomo si è ingegnato nei secoli per allontanare il più possibile da sé la capacità di ammazzare qualcuno. Per cui, mentre nell'antichità per ammazzare qualcuno gli dovevi arrivare a contatto, col passare dei secoli si allontana sempre di più
la possibilità di uccidere qualcuno, no? Come distanza fisica, perché l'aumentare la distanza fisica favorisce questa azione che invece sarebbe naturalmente un'azione per cui c'è una preclusione mentale. Infatti, ad esempio, l'artigliere non ha alcun problema a lanciare, a sparare col cannone, il mitragliere su un aereo non ha alcun problema ad abbattere l'aereo avversario, perché in quel caso lì non sta sparando a un essere umano, sta sparando a una macchina, sta sparando a un quadratino su una cartina. Pensate al colpo di artiglieria. È difficilissimo far fuori una persona con la pistola, perché la devi guardare in faccia, gli devi sparare a qualche metro di distanza. E infatti, come è citato in un noto film, se non mi ricordo male, che solo la mafia uccide con la pistola a distanza ravvicinata, perché non è facile fare questa cosa. Pensiamo ai giorni nostri con i droni anche. Cioè, Esatto. lì quasi diventa in un certo senso un gioco, cioè è proprio Sì. l'applicazione dei, che ne so, Call of Duty, Battlefield, dove c'hai in mano il joystick e devi andare contro un cosino, un omettino che si muove su un display. Quindi è proprio una guerra sempre più distante in Anche questo senso. perché Anche, l'impiego dei droni viene venduto, viene proposto come salvare la vita diciamo, del pilota di aereo che rimane nel bunker, ma a questo punto anche il lato mentale del fatto che non, diciamo, può risultare meno impattante l'esperienza da pilota di drone rispetto a pilota di caccia effettivamente sul campo sui cieli. Poi, sì, sì, comunque è vero, qualsiasi forma si riesca a trovare per creare una distanza tra chi agisce e chi viene colpito, chi viene eliminato, è estremamente favorevole per ottenere quell'effetto. Per cui, ad esempio, la tecnologia, questo di cui stavate parlando, quindi vedere l'ammazzamento dell'avversario come un videogioco, è un qualche cosa che crea una distanza adeguata e sufficiente tra chi agisce e chi subisce, per cui questa azione diventa psicologicamente tollerabile. perfetto. E invece la mia altra domanda era Marshall che aveva stimato 20.000 munizioni per uccidere un tedesco? Non mi ricordo, non credo, comunque quelli sono dei dati che anche quelli mi capita ogni tanto di citare, cioè durante la seconda guerra mondiale per ogni colpo a segno che ha portato alla messa fuori gioco di un avversario venivano sparati tra i 20.000 e i 30.000 colpi. Questo spiega non tanto il fatto che le armi siano imprecise, perché se uno prende i dati ad esempio dell'800, i numeri sono più bassi. Per avere un'eliminazione fisica sul campo di battaglia dovevate tirare tra i 500 e i 3000 colpi, ma semplicemente perché avendo a disposizione delle armi che sparano più facilmente, una delle attività che fa il soldato sul campo di battaglia è quella di fare qualcosa e quindi sparare, cercare di fare qualcosa sparando al nemico, anche senza puntare, anche senza cercare di eliminarlo fisicamente, ma è una delle tipiche attività, lo si trova in moltissimi resoconti di militari sul campo di battaglia, che il soldato fa perché l'inazione lo consente lo costringe, non lo consente, scusate, lo costringe a riflettere su tutta una serie di problemi che invece sono delle cose su cui è meglio invece non approfondire, per cui sul campo di battaglia il soldato deve fare qualcosa e ha in mano un'arma e spara. A chi non è importante e quindi se colpisce qualcosa bene, se no se l'arma spara continua a sparare. Non so se sono riuscito a trasferirvi il mio pensiero. E questa era la grande paura dei vari stati maggiori degli eserciti europei nell'Ottocento, quando, sai bene, c'era la possibilità di passare a un'arma a retrocarica, Sì, però poi se gli diamo l'arma a retrocarica questi sprecano un sacco di munizioni, chi eh, gliele rifornisce dopo? esatto. È Per cui Lo stesso Napoleone III che nel momento in cui gli hanno proposto le armi a retrocarica
avevano fatto un po' marcia indietro, un po' perché voi sapete benissimo che il Dreis, il fucile ad ago prussiano, è della metà dell'800, 1840, 42. ecco, di quel periodo lì. Era stato proposto un modello similare anche all'esercito francese, è stata fatta marcia indietro perché si riteneva che ci sarebbe stato un consumo eccessivo di munizioni e questo avrebbe creato dei problemi, insomma. E nel 42 anzi hanno fatto uscire il modello che poi si son portati dietro per tutto l'arco risorgimentale, almeno il Risorgimento, il periodo italiano, quindi Certo, 42, 42T, quindi ecco. Il Riccardo dice: "Un'intimidazione quasi allora il lavoro del soldato, che è quello di sparare, più che, sì, ferire, mettere fuori gioco." Sì. sì, diciamo è una manifestazione di forza e di potenza il cercare di fare qualcosa. Anche ad esempio il fatto che i soldati sul campo di battaglia gridano si dice per incutere timore nel nemico, ma è anche una reazione per fare qualcosa, perché l'inazione sul campo di battaglia è estremamente pericolosa e quindi il gridare viene chiamato in termine tecnico, si dice è l'atteggiarsi dei militari sul campo di battaglia. È una cosa che si vedeva bene anche nell'Ottocento, l'andare in formazione con le bandiere al vento, con i tamburini che suonano, è una tipica modalità di atteggiarsi per incutere timore e terrore nei confronti del nemico. Ma guardate che questa stessa cosa, se andate a vedere la live trovate un sacco di riferimenti, la fanno anche gli animali. Il pavone che fa la ruota, il pavone non fa la ruota come dire, per farci vedere quanto sono belle il suo piumaggio, fa la ruota per intimidire il maschio avversario e quindi indurre senza il combattimento il fatto che l'avversario desista dal combattere. Quindi l'atteggiarsi è un modo come un altro per combattere sul campo di battaglia. E sparare senza mirare un bersaglio è un modo di atteggiarsi. Mi viene in mente che il vero sovrano, il vero politico è quello che ottiene una regione, uno stato, una conquista territoriale senza fare la guerra, ma solo con la minaccia. Beh, lo diceva già Sun Tzu. Esatto. Eccoci. Quante citazioni, mamma mia. Tantissime citazioni. Scrivono, un modo di scaricare la tensione sul campo di battaglia, Mike 90, sì, vero, sicuramente, ma il professore ci ha detto Sì, sì, anche che è sì. proprio un atteggiarsi, quindi un Sì, però, comportamento che è proprio il lavoro dei soldati, sì, però, ha, quell'accomportamento. però ha ragione, cioè Certo. alla fine è un modo di scaricare la tensione, è il fare qualcosa di scaricare la tensione. Provate a pensare quando siete sotto pressione. Quando sei sotto pressione, tu devi fare qualcosa, perché se no continui a rimuginare sul tuo problema e vai fuori di matto. Se invece sei costretto a dover fare delle cose, questa cosa ti aiuta a superare il problema. È Se vero. no continui a concentrarti su questa questione specifica e non riesci a superarla. Sì, è una fuga dal Beh, pensiero che ti porta sofferenza, che ti porta dolore. Fantastico, psicologia della guerra, meravigliosa. In guerra, per guarda, esempio, li fa scavare le trincee ai soldati. Utili, sì, non sì, utili, però intanto questi scavano, pensano a picconare e appunto non viene la paura del nemico. ma tu lo sai che siamo già a più di un'ora di live e siamo solo Sì, all'inizio? Dai, dai, andiamo avanti. Prossima domanda. questa è bella. Ma guerra lampo si dice sempre, si fa adesso la guerra lampo, 2 o 3 giorni, un paio di settimane e abbiamo vinto. Oppure guerra di logoramento, la guerra di trincea, così. Ma esistono veramente? Si può fare la guerra lampo e al contempo
la battaglia decisiva, il mito della battaglia decisiva napoleonica, è una cosa che esiste veramente o è un mito, o aggiungo anche una perversione che ci portiamo dietro dalle guerre napoleoniche? Perché io mi sono fatto un'idea che la guerra lampo e la battaglia decisiva non esistono. Appunto sono una perversione delle guerre napoleoniche, che sono guerre di logoramento, almeno al mio modo di vedere. Mi piacerebbe sentire quello che ne pensi. Allora, quando parli di guerra lampo, non credo che tu intenda la Blitzkrieg della seconda guerra No, mondiale, cioè quella combinazione di operazioni meccanizzate, di supremazia aerea, di telecomunicazioni, con lo scopo di sviluppare delle manovre travolgenti, delle manovre rapide per sfondare le linee nemiche in alcuni punti e poi procedere all'accerchiamento e alla distruzione delle forze nemiche. Credo che tu intenda un po' questo problema, cioè quello della guerra lampo in senso lato, che so, ad esempio, per me, dal mio punto di vista, interessandomi moltissimo di storia napoleonica, la prima campagna in Italia di Napoleone, quella del 96-97, quella qui in Nord Italia, è senza dubbio, se confrontata con le campagne militari che si facevano nell'Ancien Régime, è certamente una guerra lampo. Per cui io ogni tanto dico che Napoleone è forse il primo inventore della Blitzkrieg, no? Cosa diceva Napoleone? Diceva: io vedo una sola cosa, e cioè la parte più forte dell'esercito nemico. Io cerco di annientarla pensando che le questioni meno importanti si sistemeranno da sole, che è un po' la filosofia e il principio di un'operazione militare rapida, veloce, come la campagna contro la Prussia, perché anche la campagna contro la Prussia, quella del 1806, quella culminata nelle battaglie di Jena e Auerstadt, è sicuramente definibile come una sorta di guerra lampo, oppure come è stata una guerra lampo la prima fase della guerra franco-prussiana, quella che gli storici definiscono la fase imperiale, fino alla resa di Sedan, quindi seconda metà di agosto e primi giorni di settembre del 1870, sono delle guerre lampo. Ecco. Io quello che credo, non mi ricordo cosa c'è dopo c'è il discorso della battaglia decisiva. Io credo che la questione di parlare di guerra lampo, guerra di logoramento, sia un po' una costruzione storiografica. Montanelli, una volta l'ho sentito, sono andato a sentirlo, ero molto giovane, era qui a Milano, e a un certo punto ha detto sì, ma la storia la fanno gli storici, e effettivamente è vero. Come dire, in guerra, almeno in linea teorica, uno vorrebbe sempre il massimo risultato col minimo sforzo, poi nella pratica non è così. Provate a pensare ad esempio a quello che si dice in tutte le guerre, ad esempio la guerra russo-ucraina adesso, o anche la prima guerra mondiale. Quando è scoppiata la prima guerra mondiale tutti hanno detto ma sì, sarà una questione di qualche mese, saremo tutti a casa. Gli inglesi dicevano home before the leaves fall, cioè a casa prima che cadano le foglie. Non è stato così, perché la guerra è andata avanti dal 14 al 18. La stessa cosa è successo nella guerra russo-ucraina. I russi avevano l'idea di risolvere la situazione nel giro di qualche settimana, non è così. La guerra alla fine non è una bella cosa, si tratta di eliminare fisicamente degli esseri umani, e quindi è troppo facile raccontarcela noi qui al calduccio delle nostre casine e cercare di trovare una soluzione. Non credo che sia così semplice. Ecco. Dalla chat, Sì. scusami, dalla chat, sì o no, sono guerre lampo o meno? La battaglia di Suvorov del 1799. Allora, nel 1799, quando Napoleone era nella campagna di Egitto e Siria, quindi era in Oriente, l'esercito austro-russo è arrivato qui in Lombardia anche, ed è la campagna del 99 di Suvorov. E qui dobbiamo intenderci che cosa voglia. Credevo di essere stato chiaro, cioè dobbiamo intenderci cosa si voglia dire con
operazione lampo o guerra di logoramento. È in base ai risultati che si vogliono ottenere. Sicuramente in una certa ottica è stata un'operazione lampo, perché è stata un'operazione lampo, come è stata un'operazione lampo la prima campagna d'Italia di Napoleone. Se noi poi però invece guardiamo da una prospettiva storica più ampia, quindi con un orizzonte temporale un pochettino più esteso, sono due episodi che sono stati un po' l'inizio di tutta la parabola napoleonica che all'atto pratico ha portato a 15 anni di guerra sul continente europeo con centinaia di migliaia di morti e feriti. Insomma, anche qui bisogna intendersi se noi guardiamo la singola operazione o guardiamo il tutto in una prospettiva un pochettino più ampia. È stato qualcosa di rapido dentro qualcosa di una macchina molto più lenta a livello proprio di tempo. Poi dicono la campagna del 1805 in Austria, sì o no? Lampo? Ma sì, ma sono tutte, anche questa è la campagna contro la terza coalizione e quindi quella che ha portato alla sconfitta degli austriaci, anzi degli imperiali, perché fino al 1806 è impero, degli imperiali a Ulm e poi dell'esercito del residuo dell'esercito austriaco insieme con l'esercito russo a Austerlitz. Certamente anche queste sono delle operazioni lampo. Io ne ho citate solo alcune, ecco, non è che... Certo, io ti sto riferendo a quello che chiede la chat. No, ma sono d'accordo con te. Da un certo punto di vista, la campagna del 59, quindi la campagna culminata con la battaglia di Solferino e San Martino, in termini temporali è un'operazione militare molto veloce, è un'operazione lampo, perché comincia grosso modo la campagna, adesso vado a memoria, ad aprile del 59 e a giugno è finito tutto praticamente, no? Per cui in un'ottica temporale è un'operazione, se confrontata ad esempio a una prima o una seconda guerra mondiale, è un'operazione lampo. Poi dobbiamo intenderci. Secondo me sono delle categorie che si sono un po' inventati gli storici. A me magari interessa di più vedere come si sono svolte le singole operazioni piuttosto che cercare di dare una categorizzazione. Ecco. È lo stesso discorso che viene fuori quando si parla della battaglia decisiva, no? Cos'è la battaglia decisiva? Secondo me è un'idea degli storici, no? Da un lato c'è l'idea che ci sono state delle battaglie che sono state decisive, per esempio la battaglia di Waterloo è una battaglia decisiva secondo molti storici, la battaglia di Gettysburg è una battaglia decisiva, la battaglia di Midway è una battaglia decisiva, è il punto di svolta della seconda guerra mondiale, la battaglia di Stalingrado sul fronte russo è un punto di svolta, certo. Secondo me è, come dire, è un approccio storiografico, cioè nel vedere in alcuni episodi un punto di svolta di una guerra. Questa roba qui deriva da un autore inglese, un certo Creasy, Sir Edward Stewart Creasy, che ha scritto nel 1851 un libro che si intitola Le 15 battaglie decisive del mondo, e in queste 15 battaglie sono elencate ovviamente non Midway e non Stalingrado, perché non guarda erano caso c'è Waterloo tra le più come ultima battaglia. Ovviamente poi essendo un inglese per forza che c'è Waterloo, no? Tutte le guerre napoleoniche il principale avversario della Francia è stato prima l'impero e poi l'impero austriaco asburgico, però ovviamente se tu parli con qualcuno che non conosce a fondo le guerre napoleoniche, dice, ah no, beh, Napoleone, gli inglesi, no? Gli inglesi di fatto in pratica hanno combattuto in Spagna, quindi la campagna peninsulare, e poi la campagna di Waterloo, con l'esclusione di un paio di cose che è meglio dimenticare, come l'operazione sull'isola di Walcheren, ma questa è una cosa molto specifica e molto particolare. Quindi c'è un po' questa idea, no? Che nel corso della storia sia possibile identificare dei punti di svolta decisivi.
che richiamano poi a un'idea che è collegata con il cosiddetto modo occidentale di combattere la guerra, cioè gli eserciti occidentali avrebbero avuto e dovrebbero avere ancora adesso, secondo questi storici, no? Una tendenza, un'attitudine a ottenere quella che viene chiamata la battaglia decisiva. Questa roba qui sarebbe derivata dal modo di combattere degli opliti. Un fautore di questa teoria è Victor David Hanson, che è l'autore del modo l'arte occidentale, la guerra in Grecia e l'arte occidentale della guerra in Grecia, una cosa del genere, sulla guerra oplitica. E appunto questo modo di combattere, cioè il fatto che gli opliti si trovassero in un luogo specifico per risolvere in maniera cruenta ma in maniera veloce e rapida un contenzioso, venendo alle mani, ma poi avendo la possibilità, avendolo risolto, di tornare alle loro attività quotidiane, alle loro occupazioni quotidiane, appunto deriverebbe da lì e sarebbe un po' un retaggio culturale, storico, filosofico che tutti gli eserciti occidentali hanno. È, come si dice di solito, è una spiegazione che viene chiamata culturalista, no? Io personalmente non ci credo, no? Secondo me l'idea della battaglia decisiva e quella dello scontro frontale sono attribuibili a ragioni di tipo materiale, cioè alla necessità di chiudere in breve tempo una vicenda, ma comunque la guerra resta un evento che è costoso sia economicamente che umanamente, e sui tempi di risoluzione di questo evento non ci si può giocare la casa, perché normalmente quando si pensa che la guerra finirà in tempi brevi, come dicevamo prima, poi veniamo regolarmente sempre smentiti. Ok, in chat per leggere i messaggi dei ragazzi leggiamo un Trafalgar, la battaglia decisiva per il Certo. dominio del navale, appunto poi si dice appunto di Stalingrado, sì esatto, era questo il Trafalgar. Certamente uno dei problemi che aveva Napoleone era la sottovalutazione del potere marittimo. Certamente come come anche i tedeschi durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, una sottovalutazione del potere marittimo, l'idea di risolvere una guerra senza avere il dominio dei mari, cosa che invece gli inglesi e soprattutto nel mondo attuale gli americani, gli statunitensi conoscono e sanno benissimo. Se un domani ci sarà un confronto tra gli Stati Uniti e la Cina, questo confronto sarà sul mare, non sulla terraferma. Perfetto, e alla fine sì. L'oracolo ha parlato, no, speriamo di no, però... Che Chi è poi al l'oracolo? giorno d'oggi... Chi è l'oracolo che ha parlato? Non Io? so, non so. No, Sì. ma non è la questione, no, ma non è la questione di essere un No. oracolo, cioè se noi ragioniamo in termini di supremazia, in termini di realismo offensivo, come racconta Mersheimer, diciamo, l'evento verso cui stiamo andando è questo, a un confronto a livello planetario tra la superpotenza in declino, che sono gli Stati Uniti, e la superpotenza emergente, che è la Cina, non certamente la Russia. Infatti anche in questa logica io sono molto critico nei confronti di quello che si sta facendo con la Russia, perché noi avremmo avuto tutto l'interesse, perché i giochi strategici e geopolitici si fanno sulla base degli interessi, non delle simpatie o delle antipatie, noi avremmo avuto tutto l'interesse a tenerci dalla nostra parte la Russia e non a spingerla tra le braccia della Cina. Ma questa è una considerazione di tipo contemporaneistico che, come ho detto prima, io non voglio vorrei sempre evitare di fare. Però se mi sollecitate io ve lo dico. Come diciamo spesso nelle live scorse che si trovano su Instagram, sulla pagina di Vivere il Risorgimento, ci sarebbe da fare un'altra live. Sono argomenti di cui si potrebbe davvero parlare per ore, per ore. Invece, passando invece alle domande, proseguendo la nostra cavalcata nella storia militare,
la domanda che ci siamo chiesti è: qual è la grande strategia, se ne esiste effettivamente una, e l'influenza dello Stato Maggiore in questa grande strategia? Allora, come sapete, immagino, la parola strategia è una parola greca che indicava l'insieme dei principi operativi con i quali il comandante guida o guidava le truppe nel corso di una guerra. Quindi più, come dire, più quella che noi adesso chiameremmo la tattica, no? Addirittura lo stesso Clausewitz il concetto di strategia come ce l'abbiamo noi adesso non ce l'aveva ben chiaro, perché ancora Clausewitz parla di strategia come Marco, l'impiego. perdonami se ti interrompo, magari ti direi anche un distinguo tra tattica e strategia, che Sì, spesso si certo. pensa che siano sinonimi quando in realtà non lo Certo, sono. certo, certo. Clausewitz parla di strategia dicendo l'impiego del combattimento agli scopi della guerra. Questo, in un'ottica moderna, è più la sfera della tattica. Cos'è la strategia e cos'è la tattica? La strategia è quella disciplina che si occupa di individuare gli obiettivi generali e finali di una guerra o di un ampio settore di operazioni militari, di elaborare una linea di azione, di predisporre i mezzi per ottenere, per conseguire la vittoria con il minor numero possibile di perdite, il minor sacrificio. La tattica invece è quella disciplina che si occupa di individuare i principi e le modalità di impiego delle truppe sul campo di battaglia, dei reparti, dei mezzi bellici a contatto con il nemico, quindi in combattimento. Quindi, come dire, uno è il sottoinsieme dell'altro. L'aspetto generale è l'aspetto della strategia, l'aspetto di dettaglio, l'aspetto specifico è l'aspetto della tattica. Uno è l'aspetto generale, l'altro è l'aspetto particolare. Guardate che questa roba qui vale anche non solo per il mondo militare e per la guerra, ma vale anche per tanti altri ambiti. Per esempio, vale anche nelle aziende. Quando si dice la strategia aziendale o la tattica, la strategia è l'obiettivo che ha l'azienda, per esempio, sul lungo periodo. Qual è l'obiettivo che io devo imporre alla mia azienda? Non lo so, aumentare il fatturato del 20%. Aumentare il fatturato del 20% è un obiettivo di tipo strategico. Come io faccio operativamente per aumentare del 20% il fatturato complessivo dell'azienda è un problema di tipo tattico, che potrebbe essere, banalmente, sto banalizzando, aumentare le fatture del 20%. In questo modo complessivamente io aumento la fatturazione dell'azienda del 20%. Uno è il problema strategico, l'altro è il problema tattico. Ecco, questa cosa qui ovviamente cambia molto con l'introduzione degli stati maggiori, soprattutto a opera dello stato maggiore prima prussiano e poi tedesco nella, diciamo, seconda metà dell'Ottocento, per cui con la prima guerra mondiale tutti gli eserciti si strutturano con uno stato maggiore che è in grado, che è preparato per fare una guerra e per affrontare sia problematiche di tipo strategico, mentre le problematiche di tipo tattico sono lasciate ai comandanti sul campo che le devono mettere in atto e devono operare secondo i principi tattici che gli vengono insegnati nella scuola di guerra. Questa cosa è importante perché normalmente la gente pensa che questa distinzione tra tattica e strategia è una distinzione nota e esistente da sempre. Nella realtà questa cosa esiste soltanto dalla fine dell'Ottocento, dal momento in cui si è capito cos'è il problema strategico di un esercito, di una nazione in guerra e quali sono invece i problemi tattici. Napoleone fondamentalmente era un tattico, poi aveva una visione strategica perché aveva una visione di carattere superiore durante la campagna con delle ricadute di tipo politico delle operazioni militari, ma non aveva la visione strategica che ha un generale
della seconda guerra mondiale o comunque un generale moderno, perché il concetto di strategia nasce dopo e le implicazioni che questo concetto comporta sono una conseguenza di quello che è successo, ripeto, alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento. Ma in questo potremmo anche dire che sono stati un po' gli americani con, penso a Grant, che viene nominato Esatto, comandante in capo, anche. mentre invece i sudisti, con anche il loro presidente Davis, che si immischiava di faccende secondarie, tattiche, quando Credo invece... che ogni tanto sento parlare delle principali innovazioni, le novità delle guerre dell'Ottocento per etichettarle come prima guerra moderna, no? Per cui se parlate con un inglese, per gli inglesi la prima guerra moderna è la guerra di Crimea, per gli americani, per gli statunitensi, la prima guerra moderna è la guerra civile americana. Per i tedeschi, se parlassero ancora di questioni militari, la prima guerra moderna sarebbe la guerra franco-prussiana. Ecco, io Che è credo quella che, effettivamente moderna. secondo me sì, però non si può dire questa cosa qui, anzi, mettiamola in questi termini: se i tedeschi avessero vinto la seconda guerra mondiale, adesso la prima vera guerra moderna dell'Ottocento sarebbe la guerra franco-prussiana. Invece, siccome la seconda guerra mondiale l'hanno vinta gli alleati, in particolare l'hanno vinta gli statunitensi, la prima guerra moderna è la guerra civile americana o guerra di secessione. Apriamo una parentesi: non esiste la prima guerra moderna, perché ogni guerra è un'evoluzione della precedente e ha delle differenze e delle novità rispetto alla precedente, e non è mai come la successiva, perché c'è un'evoluzione progressiva del modo di fare, in questo caso del modo di combattere, un'evoluzione progressiva della tecnologia. Non ci sono dei cambiamenti epocali, non c'è una rivoluzione. Anche gli storici che parlano di rivoluzione militare fanno abbastanza ridere. La rivoluzione tecnologica delle guerre sono tutte balle, secondo me. Mi permetto di dirlo da tecnico, perché vedo che la tecnica arriva sempre dopo rispetto al modo di concepire la guerra in un sistema così rigido come quello degli stati maggiori in qualsiasi paese, in Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in Russia, in Giappone e così via. Quindi prima bisogna arrivarci con la testa e con le modalità operative, poi si sfruttano al meglio anche i mezzi e le macchine che sono messi a disposizione. Perfetto. A questo punto abbiamo parlato un po' di strategia, veniamo all'impiego tattico delle truppe leggere nell'Ottocento. Gli schermagliatori. Gli schermagliatori, quelli che rompono i coglioni, detta anche tra di noi molto internos. Allora, gli schermagliatori, come dire, quella che viene chiamata dagli storici militari la petit guerre, la piccola guerra, no? La guerra sotto l'orizzonte militare. C'è una guerra sul palcoscenico, che è la guerra degli eserciti che si confrontano sui campi di battaglia, e poi c'è la guerra sotto l'orizzonte militare, come dicono gli storici, c'è la guerriglia, no? Questa roba qui delle truppe leggere nasce alla metà del Settecento, soprattutto sul teatro americano, quella che viene chiamata la French Indian War, cioè la guerra dei 7 anni nel continente americano. Qui ho riportato degli esempi, questi sono 2 Ranger di Rogers, credo che molti di quelli che seguono magari hanno visto un vecchio film con Spencer Tracy sui Ranger di Rogers, che erano appunto delle truppe irregolari che combattevano per gli inglesi. E dall'altra parte ovviamente c'erano meno conosciuti, perché ovviamente avendo perso la guerra, ma sono meno conosciuti, i coureurs de bois, quindi i corridori del bosco, che erano le truppe franco-canadesi che combattevano per i regolari, che combattevano per i francesi. Questa cosa esisteva anche, era meno diffusa, esisteva anche sui campi di battaglia europei durante la guerra dei 7 anni, ma ha preso molto più piede durante le guerre napoleoniche. Lì vedete uno Jäger austriaco dell'Ottocento. Qui vedete invece durante la metà dell'Ottocento, quindi vedete
sempre degli Jäger austriaci. Ma perdonami un attimo, ma qui sarebbe corretto invece dire che sul lato europeo sono stati gli austriaci, appunto con gli Jäger, e gli ottomani a far nascere Sì, le truppe sul confine sì, militare. sì, in parte sì, direi che è vero, però mi sento anche di dire che l'impiego delle truppe leggere è stato sicuramente ottimizzato dall'esercito francese. Esercito francese che dopo le guerre napoleoniche era comunque il punto di riferimento per tutte le forze armate mondiali. Cioè noi adesso, quando attualmente ragioniamo su delle forze armate, il riferimento da prendere in considerazione sono le forze armate americane, no? Dal punto di vista della loro evoluzione tecnologica, delle modalità operative di impiego. Durante l'Ottocento, almeno fino alla guerra franco-prussiana, il riferimento militare era l'esercito francese, per cui se voi prendete tutti i manuali operativi e i manuali addestrativi dell'esercito statunitense prima della guerra civile americana, erano tutti basati sui manuali di istruzione dell'esercito francese. Il riferimento era quello, non si scappa. Qui tornando al discorso Bersaglieri, come appunto tu dicevi Bersaglieri, ma ogni nazione aveva la sua specialità di truppe leggere, di truppe che andavano in schermaglia, si chiamavano volteggiatori, voltigeur durante le guerre napoleoniche, Jäger nel mondo di lingua tedesca, quindi Jäger austriaci, Jäger prussiani, gli chasseur, c'è una differenza tra i voltigeur e gli chasseur, non entriamo nel merito, sempre francesi, i rifle inglesi, i bersaglieri italiani e così via. Come operava questa, qui vedete qualche immagine, come dico sempre, no? L'ho detto all'inizio, la presentazione PowerPoint serve a far sì che la gente si focalizzi sulle immagini e non ascolti le persone che parlano, o come dico di solito, essendo io boomer, no? Quando io ero giovane, quando io avevo 15-16 anni, per vedere qualche ragazzina, qualche donnina un po' poco vestita, c'era Playboy, no? E allora Playboy uno lo guardava per che cosa? Per le immagini, per le fotografie. Il PowerPoint è come Playboy, è la stessa cosa. Uno ci mette tante belle immagini, tante belle fotografie, così uno si perde via e non legge gli articoli, come nel caso di Playboy, o non ascolta il contesto. Com'è che operavano gli... Marco, scusami, scusa se ti interrompo. La carica del terzo che hai mostrato, il quadro che si trova, come hai scritto, al Kaiserjäger Museum di Innsbruck, l'abbiamo Esatto. visto nell'ultima gita sociale, appunto, di Vivere il Risorgimento, che siamo stati proprio al Museo dei Kaiserjäger a Innsbruck. Bellissimo, con il panorama veramente fantastico. Se non ci siete stati, andateci, sono dal lago di Garda circa 3 ore e mezza in macchina, non è impossibile, tanta roba. Invece io colgo l'occasione per riprendere un commento che ho letto ora di Marco Pettenati: per gli italiani la guerra di Libia, riferendosi alla prima guerra moderna, direi che ha il suo senso, pensiamo agli aerei, al bombardamento dall'alto, per cui sì, sono d'accordo. Ecco. E grazie Marco. Vai, ti abbiamo interrotto anche troppo. No, 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 ma ci mancherebbe, anzi, Ricky mi sta sempre più simpatico, perché uno che si mette a piangere guardando, quando io l'ho messo ho detto no, questo, perché di solito tu trovi tutti i quadri, no, in cui è rappresentata la furia francese, no, come dicevano nell'Ottocento, no, vabbè. Ecco, come operavano gli schermagliatori? Qui vedete la modalità operativa degli schermagliatori durante le guerre napoleoniche. Lo schemino che vedete rappresentato è quello di un battaglione di fanteria francese su 6 compagnie, 4 di fucilieri, 1 di voltigeur, quelli in verde, e 1 di granatieri, che manovravano in colonna e poi si schieravano in linea per sfruttare l'azione di fuoco. Gli schermagliatori, cioè i volteggiatori, cosa facevano? Si aprivano a ventaglio davanti alle truppe formate e cominciavano a impegnare da una certa distanza il nemico. Quando poi la formazione, le truppe formate arrivavano a contatto di fuoco col nemico, perché il corpo a corpo capitava in
in circostanze remotissime, mettiamola così, poi se vogliamo approfondiamo anche questa cosa. Gli schermagliatori di solito sciamavano sui fianchi delle unità formate e spesso rientravano nella formazione. Per cui se voi volete immaginarvi un campo di battaglia dell'Ottocento, ecco, potete immaginare una cosa del genere. Quindi voi vedete che ci sono delle unità di riserva, c'è una prima linea formata e di fronte alla prima linea, circa 500 metri avanzati rispetto alla prima linea, c'è questa linea di schermagliatori, questi reparti in ordine aperto che cominciavano a impegnare a ingaggiare il nemico. Non mi ricordo cosa c'è dopo. Poi veniamo alle armi rigate, visto che una delle domande che mi volevi proporre era quella sulle armi ti rigate. faccio una domanda ancora sui leggeri e Sì, in particolare sugli Jäger. Spesso sì. si sente dire che erano addestrati a tirare agli ufficiali, poi ai sottufficiali, i tamburini, eccetera. C'è del vero, non c'è del vero? La verità sta nel Erano, mezzo? allora, erano sicuramente addestrati a operare autonomamente e Anche questo un discorso che andrebbe fatto e andrebbe approfondito. Noi siamo abituati, noi viviamo in una società che rispetto alla società dell'Ottocento è una società individualista, per cui l'idea che tu dai in mano a un soldato un'arma e questo poi si arrangia lui a darsi da fare, a sparare sul nemico, a cercarsi un bersaglio e a operare in autonomia, è una cosa che ci viene quasi scontata. Ma questa cosa non era così nell'Ottocento. Nell'Ottocento la mentalità di chi andava sul campo di battaglia era opposta, era quella di stare in formazione e di rispettare gli ordini degli ufficiali, per cui sparavano quando gli veniva dato l'ordine o erano obbligati a trattenere il fuoco se non era il caso di iniziare a sparare. Quindi l'addestramento e la formazione dei reparti leggeri era una cosa molto specializzata ed era fatta su persone che avevano l'attitudine a svolgere questo particolare tipo di attività. Poi il fatto che sparassero sugli ufficiali, secondo me, è un bel racconto che noi ci possiamo fare e lo possiamo mettere sui libri di storia. Voi dovete immaginarvi che all'epoca usavano ancora, perché fino alla fine degli anni 80-90 dell'Ottocento la polvere in fume non era ancora stata inventata, quindi sparavano con la polvere nera e i campi di battaglia erano uno dei posti dove si vedeva meno che in qualsiasi altra zona, perché col fumo che c'era si vedeva a 10-20 metri di distanza dopo che erano partite un po' di scariche di moschetteria. Voi che fate i reenactor, i rievocatori, sapete benissimo che se vi mettete a sparare a un certo punto non si vede più niente, perché il fumo che produce la polvere nera, perché la polvere nera produce un sacco di fumo rispetto alla polvere cosiddetta infume, che è la polvere moderna, creava un sacco di problemi di visibilità che sono spesso sottovalutati, per cui erano addestrati a tirare in modo individuale e fare il tiro al bersaglio, per intenderci, ma che poi sparassero sugli ufficiali, secondo me li dovevano vedere che erano ufficiali. Ecco. Io l'idea che mi son fatto è che l'ufficiale, stando alla destra dello schieramento, almeno il tenente, comunque gli ufficiali inferiori, si tira più o meno in quella direzione e dove si prende, si prende. Secondo me può essere la soluzione un po' più verosimile. Sì, c'è anche da dire un'altra cosa. Il tiro mirato o lo fai con un'arma precisa come un fucile moderno che è relativamente preciso, non sto parlando delle armi dei tiratori scelti, ovviamente, o se no un tiro preciso, un tiro mirato, specialmente con le armi dell'epoca, quelle a canna liscia non parliamone, quelle diciamo delle guerre napoleoniche. Le armi a canna rigata, le prime armi a canna rigata, quelle della metà dell'Ottocento, un po' meglio, ma non più di tanto, non è che si riuscisse a fare il tiro al bersaglio oltre i 150 metri, 200 metri, cioè dovevi essere veramente un tiratore coi fiocchi per prendere un bersaglio isolato a 150-200 metri. E poi si sente dire che con lo Springfield 61 si ammazzava a Sì, sì. distanze a 800 metri tranquillamente.
ma le abbiamo già citate le armi a canna rigata. C'è Fabio che qua in parte freme. È una battaglia senza fine questa, è una battaglia Poi senza ce ne fine. sarebbero, guarda che ce ne sarebbero tante di cose da raccontare. Ad esempio, sull'impiego degli schermagliatori bisognerebbe ragionare sul fatto del perché durante le guerre napoleoniche i reparti della fanteria di linea avessero integrati al loro interno una compagnia, i volteggiatori francesi, o per esempio la terza fila dei reparti che siccome si schieravano in su 3 righe, la terza riga andava in formazione dispersa. Per quale motivo durante le guerre napoleoniche il reparto era all'interno dell'unità, mentre invece durante le guerre del Risorgimento c'erano battaglioni specializzati che operavano come forze leggere. Questa cosa qui è per esempio tipica dei bersaglieri italiani. I bersaglieri italiani erano dei battaglioni indipendenti che operavano come reparti leggeri. Anche qui sarebbe interessante approfondire il fatto che gli austriaci durante le guerre napoleoniche invece operavano come poi avrebbero operato tutti gli altri nella metà dell'Ottocento, cioè avevano dei battaglioni specializzati, cioè i battaglioni Jäger, e non avevano invece una compagnia integrale alle formazioni di fanteria di linea che aveva la possibilità di andare in ordine di schermaglia. È un dettaglio tecnico, ma sono tutta una serie di questioni di quei war studies che sarebbe opportuno approfondire e che nessuno fa, però va bene così. Tanto di queste cose se ne devono occupare gli stati maggiori e siccome nessuno più combatte con quelle armi lì, nessuno più si occupa di queste cose. Le armi rigate sono la novità della guerra della metà dell'Ottocento, no? Qual è l'idea della rigatura? L'idea della rigatura, che poi è tipica di tutte le armi moderne, perché tutte le armi moderne sono praticamente armi rigate. Mi ricordo che ho fatto una live su queste cose e poi uno aveva commentato: no, non è vero, perché ci sono anche i fucili a pompa. Va bene, la maggior parte delle armi sono armi rigate. Se voi prendete una pistola Beretta, che è la pistola d'ordinanza dei carabinieri, è un'arma rigata. Prendete la RX 160, che è il fucile d'assalto dell'esercito italiano, è un'arma rigata. Sono tutte il Colt M4, che è il fucile d'assalto dell'esercito americano, è un'arma rigata. Sono tutte armi rigate. Qual è il principio delle armi rigate? Il principio delle armi rigate è di produrre una rotazione attorno al proprio asse, che si chiama spin, del proiettile nel momento in cui passa all'interno della canna, e questo consente di avere una maggiore stabilità in volo del proiettile, quindi una gittata superiore e quindi e anche una precisione maggiore. Le armi rigate esistevano anche nella metà del Settecento. Se prendete il libro di Cooper, L'ultimo dei Mohicani, c'è l'ultimo dei Mohicani, quello che viene chiamato la long carabine, che si chiama così il soprannome, perché sparava con questa carabina rigata lunga e sparava delle palle rigate. Qual è il problema della rigatura? Il problema della rigatura è che se tu non ti inventi un sistema furbo per caricare la palla, visto che queste erano tutte armi ad avancarica, cioè venivano caricate dalla volata, quindi dalla bocca dell'arma stessa, tu dovevi forzare la palla ad agganciarsi alle rigature, dovevi spingerla in fondo e forzare la palla sulle rigature. L'idea di Minier, che vedete qui così, è quella di fare un proiettile che si espande durante la combustione della polvere della carica di lancio, per cui il proiettile è sottocalibrato perché è più chiuso, viene caricato dalla bocca senza troppi problemi perché ha un calibro inferiore rispetto a quello della canna. Nel momento in cui si adagia sul fondo della canna e viene accesa la polvere nera, i gas di combustione dilatano il fondo del proiettile che va ad aderire alla rigatura e quindi riceve uno spin, una rotazione e una maggiore precisione, una superiore gittata. Questa cosa qui la si vede utilizzata dagli austriaci durante la seconda guerra di indipendenza con il Lorenz, che tra l'altro aveva un principio, un sistema che
non è quello della palla espansiva, ma è quello della palla a compressione, quindi la palla si deforma non perché si dilata il fondo, ma perché si schiaccia. Vedete che la palla del Lorentz è tipo un albero di Natale, e quindi per effetto dell'esplosione della carica di lancio la palla si schiaccia e quindi si deforma radialmente, aderendo alla rigatura. Quindi è un principio diverso, non è la palla espansiva, ma è la palla a compressione. I sardi avevano ancora, perché non eravamo ancora Italia, i sardi non avevano le armi rigate, combattevano ancora con dei moschetti lisci, però usavano delle palle espansive tipo Nessler. Le palle Nessler sono perché l'idea della palla espansiva era un po' una genialata. Allora hanno detto: perché non riusciamo a sparare palle espansive anche con i fucili a canna liscia? E quindi sparavano con le palle Nessler, usate moltissimo in Crimea anche dai francesi che anche loro durante la guerra del 59 avevano delle armi rigate. Sicuramente le armi rigate migliori le avevano nella guerra del 59, le avevano gli austriaci. Ecco, qui vedete un po' di armi rigate della guerra civile americana, quindi vedete lo Springfield, che è la costruzione americana del fucile rigato, l'Enfield di costruzione inglese con la palla Pritchett, e poi il Lorentz perché come succede anche nelle guerre moderne, tutti gli arsenali degli eserciti vengono venduti alla bisogna a chi gli serve, no? Per cui adesso noi abbiamo ceduto le armi all'Ucraina, e all'epoca gli austriaci che erano passati dal Lorentz modello 1854 al Lorentz modello 1862, non vorrei sbagliare, tutti i modelli 1854 li avevano venduti alla Confederazione, per cui il terzo modello di arma lunga degli eserciti statunitensi durante la guerra civile americana è proprio il Lorentz. I primi due sono il primo è lo Springfield, che era l'arma rigata dell'Unione, l'Enfield era l'arma rigata della Confederazione, e poi c'era il Lorentz che è il terzo modello. E lì vedete un po' di cose. Qui è sempre bello mettere un'immagine che fa vedere qualcosa. Cos'è questo? La battaglia di San Martino. Però qual è il problema? Che alla fine le armi rigate, è vero che sono più precise, però alla fine si combatteva sempre in formazione chiusa, erano comunque delle armi ad avancarica a colpo singolo, quindi a lento caricamento, facevano 1 o 2 colpi al minuto, si assisteva a scontri a fuoco prolungati sul campo di battaglia, le distanze di ingaggio erano corte. Ci sono questioni di natura balistica legata soprattutto al fatto che si usava la polvere nera e non la polvere in fume, quindi una carica di lancio con delle caratteristiche energetiche piuttosto scarse. La velocità del proiettile all'uscita dalla bocca da fuoco era relativamente lenta, stiamo parlando di 300-350 metri al secondo, e le perdite sui campi di battaglia dell'Ottocento, mi è capitato in altre live di fare vedere con tutta una serie di numeri le perdite, sono del tutto confrontabili, se non minori, rispetto a quelle delle guerre napoleoniche. E infatti le guerre dell'Ottocento sono, se devo permettermi una iperbole, non sono delle guerre moderne, ma sono di quanto di più simile ci sono ancora alle guerre napoleoniche. Per certi versi anche l'esordio della prima guerra mondiale non è tanto diverso dalle guerre napoleoniche. E veniamo all'artiglieria. Sì. Affermazioni forti, nel senso, si dice che il XIX secolo dal punto di vista militare è proprio il giro di boa, no? Dove tutto cambia, dove con la rigatura cambia la cosa, e invece è proprio una posizione diversa, certo. Ecco, qua intanto mando un sondaggio sulle artiglierie rigate o lisce subito in chat, così sentiamo cosa hanno da dire i ragazzi. Team liscio. Team rigato, ma vabbè, lo sapete. Marco? Sì? Team liscio o rigato? Nell'artiglieria. Cosa vuol dire team liscio rigato? Sembra quello di How I Met Your Mother, che c'erano i due team, il team Lily e il team, come si chiama l'altro? Non mi ricordo più.
Avete presente di cosa sto parlando o sto parlando al nulla? Ho visto qualche episodio, non di più, mi spiace. Dovete Oh, quel parlare 100% da rigata non mi piace però, ragazzi. No, certo che mi piace la rigata. Cosa sto dicendo? Non lo so. Scusate. Vai, vai, 100%. Scusami Marco, stavi dicendo? Sì, comunque l'arma è l'arma rigata, non è l'arma liscia, dai. Anche se io ho preso da poco come si chiama? Ho fatto da poco il patentino, il corso di maneggio delle armi e voglio fare il porto d'armi. Se mai comprassi un'arma per andare a sparare, sparerei con un'arma ad avancarica. Probabilmente vado a comprarmi uno Charleville dal mio amico Pedersoli, che produce, penso sappiate tutti che è uno dei principali produttori al mondo, se non il migliore che c'è per repliche di armi storiche, e sicuramente prendo un moschetto napoleonico. Veniamo all'artiglieria. Allora, anche qui sull'artiglieria ci sarebbero da dire tantissime cose. La prima cosa da dire sull'artiglieria è che l'artiglieria nell'Ottocento veniva usata non come viene usata attualmente l'artiglieria e nemmeno come è stata usata durante la Prima Guerra Mondiale, perché l'artiglieria per tutto l'Ottocento, già nel Settecento, già prima, nelle guerre napoleoniche e poi per tutto l'Ottocento, l'artiglieria era un'arma di accompagnamento della fanteria che aumentava il volume di fuoco della fanteria, un po' come fanno adesso le armi pesanti in appoggio alla fanteria, vale a dire le mitragliatrici pesanti, lì vedete la Browning M2, o i mortai. La sezione mortai non fa altro che aumentare la capacità e il volume di fuoco delle squadre di fanteria, dei reparti di fanteria. I cannoni, le batterie di artiglieria facevano questo durante le guerre dell'Ottocento, quindi aumentavano il volume di fuoco. E come operavano le batterie di artiglieria? Operavano a distanza ravvicinata. Questo è il motivo per cui, pur con l'introduzione anche nel mondo dell'artiglieria di pezzi di tipo rigato, gli eserciti, i generali preferivano comunque avere sul campo i pezzi ad anima liscia, perché a corta distanza, specialmente con l'utilizzo della mitraglia, vale a dire quel cartoccio quell'involucro metallico con all'interno quelle sfere tipicamente erano sfere in ghisa che venivano scagliate contro il nemico, che si aprivano a raggiera come se fosse un colpo di un fucile da caccia caricato a pallini, ovviamente di dimensioni molto maggiori. Ecco, queste operavano a corta distanza e i cannoni a canna liscia erano molto più efficaci nel tiro a corta distanza rispetto alle armi rigate. L'arma rigata serve per aumentare la gittata e soprattutto la capacità di penetrazione. Siccome il bersaglio veniva colpito come colpire con una palla da bowling dei birilli, perché di questo si tratta, era molto più efficace usare delle palle tonde sferiche di grosse dimensioni rispetto a dei proietti allungati che sono i proietti tipici delle canne rigate, per cui sia l'artiglieria francese che l'artiglieria austriaca che anche l'artiglieria sarda nel 59 erano basate su queste tipologie di armi. Esistevano anche delle armi rigate, il sistema Laït francese, che come dicevamo appunto, però non è che fosse così particolarmente vantaggioso come supporto di fuoco della fanteria sul campo di battaglia. Tra l'altro tutti i sistemi rigati... Bellissima arma, veramente, veramente bella, inutile, Sì, superflua, molto bella. No, ma dal punto di vista tecnico è indubbiamente affascinante. Poi parleremo fra un attimo dei cannoni rigati della guerra civile americana. Il tutto è molto affascinante. Uno dei problemi più grossi che avevano tutte queste armi è il problema della spoletta del proietto di artiglieria, cioè il principio dei sistemi rigati è quello di sparare un proietto che esplode al contatto.
Quindi tu devi trovare un modo, la spoletta appunto, di realizzare un meccanismo che nel momento in cui si ha l'impatto di questo proiettile con una superficie più o meno dura, poteva essere il terreno o poteva essere una qualunque superficie solida, il proietto esplodesse. Questa cosa qui però all'inizio non è stata ottimizzata. Bisognerà aspettare la guerra franco-prussiana, perché poi i prussiani ci riusciranno quando introdurranno addirittura i cannoni a retrocarica per realizzare delle spolette efficienti, ma sia il sistema Light, ma anche, qui vedete altre immagini del sistema Light e delle varie tipologie di proietti che poteva scagliare il sistema Light, ma la stessa cosa vale anche per la guerra civile americana. Vi erano molti pezzi di tipo liscio e insieme ai pezzi di tipo liscio che, come vedete nella silhouette al centro, sparavano palle tonde, palle sferiche, vi erano anche pezzi rigati come il cannone da campagna da 3 pollici o il sistema Parrott, o anche altri cannoni più particolari tipo il cannone Whitworth, e ce ne sono diversi. Sparavano proietti da una canna rigata. Questi proietti vanno molto bene per la loro capacità perforante, cioè se voi dovete perforare una protezione balistica, per esempio in campo navale andavano benissimo, e infatti in ambito navale hanno avuto immediatamente un grandissimo successo, ma nella guerra terrestre, prima di riuscire a ottimizzare e mettere a punto tutta una serie di problemi che queste armi causavano, tutti gli eserciti, viva la canna rigata, Davide dice viva la canna rigata, bene, tutti gli eserciti preferivano, i confederati ad esempio, preferivano avere pezzi di tipo liscio. Ma facevano benissimo, ma facevano benissimo. Ah, no. Ci carico dentro un doppio cartoccio di mitraglia e ciao ciao alla fanteria. Sì, ci deve essere uno sviluppo tecnico, perché dobbiamo stare qua a rifiutarlo? Ma chi se ne frega dello sviluppo tecnico? Dalle fabbriche escono le cose, su cui gli ingegneri sono stati lì a cervellarsi, a fare tutti i calcoli millesimali e poi, oh no, meglio la canna liscia. Oh. Allora, scusami, abbiamo una storia aperta qua, ma è sempre aperta. Allora no, c'è una domanda interessante, chiede Marco Pettenati, ma cosa avevano di particolare i cannoni da 75 francesi? Allora, i cannoni da 70, qual è il problema dell'artiglieria del tutto l'Ottocento fino al cannone da 75 francese? Il fatto che quando voi sparavate con il cannone rinculava e quindi voi dovevate perdere tempo per rimetterlo in batteria, piazzarlo, metterlo in posizione, mirarlo sul nemico, caricarlo e risparare. Il cannone da 75 con l'affusto a deformazione rinculava sul posto. Cosa vuol dire? L'affusto a deformazione assorbiva il rinculo del pezzo e quindi il cannone non si spostava. Questa è la differenza fondamentale dell'artiglieria diciamo moderna, l'artiglieria della prima guerra mondiale rispetto all'artiglieria dell'Ottocento. E questo ha anche come conseguenza introdotto delle modalità di impiego differenti. Aumentano le gittate, le spolette sono affidabili, si potevano cominciare a fare dei tiri a lunga distanza, c'era bisogno di osservatori avanzati che avessero la possibilità di entrare in comunicazione con le batterie di artiglieria, ma c'era così la possibilità di fare il tiro di interdizione, che è il tiro che veniva fatto durante la prima guerra mondiale. Guardate che se voi guardate qualsiasi battaglia dell'Ottocento, il tiro d'artiglieria è un tiro di supporto alla fanteria, sempre. Tant'è che, ad esempio, la migliore dimostrazione di quello che sto dicendo è la percentuale di perdite. Per tutto l'Ottocento, dalle guerre napoleoniche fino alla guerra russo-giapponese del 1904 al 1905, le perdite provocate dall'artiglieria erano dell'ordine del 20%. Durante la prima guerra mondiale le perdite provocate dall'artiglieria passano dal 20% al 70-80%, perché dipende dalla differente modalità di impiego e dalla differente capacità tecnica del mezzo d'artiglieria.
e questo cambia radicalmente il modo di fare la guerra. Quando io prima dico che le guerre dell'Ottocento sono guerre napoleoniche, è perché tu devi guardare non i mezzi a disposizione, tu devi guardare le modalità di impiego, e le modalità di impiego anche durante la guerra franco-prussiana, che è forse la guerra più moderna dell'Ottocento, sono delle modalità di impiego tipicamente napoleoniche. Questo è il motivo per cui io dico che le guerre dell'Ottocento sono tutte più o meno delle guerre napoleoniche, fatte con delle armi via via migliorate, via via ottimizzate, ma non è che più di tanto cambi. Ok? Passiamo alla cavalleria, che dite? Passiamo alla cavalleria e ai due modi di utilizzarla nell'Ottocento. Il modo bello, classico, Bello. tradizionale. Bello, E in guerra non c'è niente. passami l'espressione, quello che si Allora, vede nell'immaginario collettivo, i corazzieri con la corazza scintillante, l'elmo dei dragoni. adesso sicuramente mi faccio degli amici, di sicuro, no? Hai ragione quando tu dici che esistono due modi di operare con la cavalleria, informazione in carica, poi ovviamente sappiamo tutti che la cavalleria leggera faceva anche e soprattutto attività di schermaglia, di controllo dei fianchi, di attacco sui fianchi delle formazioni nemiche, ma l'idea che noi abbiamo tutti della cavalleria è quella della carica di cavalleria in stile napoleonico, no? Per cui i corazzieri rossi, scusate, i lancieri rossi a Waterloo, la prima immagine in alto a sinistra, le cariche di corazzieri, la carica dei granatieri a cavallo alla battaglia di Eylau, la carica dei cacciatori a cavallo della Guardia Imperiale contro i cavalieri russi della Guardia Imperiale russa, i carabinieri francesi a Borodino che caricano le ridotte russe, la carica di Murat alla testa dei corazzieri a Eylau e così via. Ecco, per fare questa cosa, qui mi faccio degli amici, bisogna avere delle unità addestrate, bisogna avere una tradizione di cavalleria che sia in grado di operare in formazione, e questa cosa non è una cosa che si improvvisa. Perché dico questa cosa? Perché purtroppo si trova scritto e si sente dire da tutte le parti che la cavalleria durante la guerra civile americana era una cosa completamente diversa, siccome le armi rigate erano particolarmente efficaci, siccome addirittura avevano inventato pure delle armi a ripetizione come lo Spencer, come altre tipologie di armi, allora negli Stati Uniti, che erano molto più avanti di quanto eravamo noi europei, le cariche di cavalleria non si facevano più e la cavalleria operava di fatto come fanteria montata. Di tutto questo bel ragionamento è vero solo l'ultima parte, e cioè che la cavalleria operava come fanteria montata, perché la cavalleria della guerra civile americana, sia quella confederata che quella unionista, a tutti gli effetti operava come fanteria montata. Operava come fanteria montata non perché avevano capito che le armi rigate fossero particolarmente efficaci, operava come fanteria montata perché non era assolutamente addestrata e non aveva la tradizione che avevano le cavallerie europee, perché in Europa si è andati avanti a operare nel modo napoleonico classico, quindi con le cavallerie pesanti che caricavano lancia in resta oppure con la sciabola verso il nemico, anche durante, e lo sai benissimo Leonardo perché abbiamo avuto occasione di parlarne in passato, anche durante la guerra franco-prussiana, sia dal punto di vista francese che dal punto di vista prussiano, in qualche caso con scarsi risultati, in qualche altro caso con risultati interessanti. La famosa carica, la cavalcata della morte della brigata di von Bredow prussiana ha ottenuto dei risultati con perdite, ma ha ottenuto dei risultati. Ci sono scontri di cavalleria con cariche di cavalleria
nel modo classico tradizionale anche durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nelle operazioni sul fronte orientale tra i russi da una parte e gli austro-ungarici dall'altra. Questo per quanto riguarda il discorso della cavalleria. Quindi qui mi sono fatto degli amici, perché se c'è qualcuno che pensa che il non plus ultra della cavalleria e dell'impiego della cavalleria sia la cavalleria statunitense durante la guerra civile americana, con me non ha gioco facile. E tra l'altro, se tutti a dire loro facevano questi ampi aggiramenti, l'aggiramento delle truppe di McClellan nel 62, nel 63, Stuart ci riprova, anche, che poi gli va anche male volendo vedere, il generale Forrest dall'altra parte del fronte. Ma e se poi noi andiamo a vedere nella guerra europea, vediamo il conte Haddick, per esempio, nel 100 anni prima, che con i suoi 5.000 cavalleggeri ungheresi si conquista Berlino, conquista per pochissimo, per cui io lo Sì, trovo una cazzata quella sì, di ma dire che era un modo innovativo. le operazioni della cavalleria a lungo raggio sono operazioni che risalgono addirittura al Medioevo. Ci sono attestate le operazioni della cavalleria del Principe Nero che girava intorno agli eserciti francesi durante la guerra dei Cent'anni, le cosiddette chevauchée, le cavalcate. Per cui, cioè, adesso andiamoci piano con la modernità di tutte queste guerre. Anche qui si potrebbe anche parlare lungamente dell'impiego delle ferrovie. Io dico solo una cosa: parliamo dell'impiego delle ferrovie nella guerra del 59, lo spostamento di una serie di corpi d'armata francesi per ferrovia, lo spostamento di una parte delle truppe sarde per ferrovia, lo spostamento di alcuni corpi d'armata austriaci per ferrovia. Sapete benissimo che c'era la ferrovia Ferdinandea, che era quella che collegava, idealmente doveva collegare Milano con Venezia, poi c'era l'ultimo tratto che non era quello vicino a Venezia, che non era ancora completato, ma la ferrovia Ferdinandea è stata lungamente utilizzata durante le operazioni del 59. Quindi se è vero, come è vero, che i chilometri di ferrovia nel territorio statunitense erano numericamente molto superiori rispetto ai chilometri di ferrovia che avevamo in Nord Italia o che c'erano in Francia o nell'impero austriaco, però l'impiego della ferrovia per movimentare le truppe non è una novità della guerra civile americana, ci mancherebbe. E mi permette di dire che oltre allo spostamento delle truppe, io studio a Verona, dove c'è la Provianda l'ex Provianda di Santa Marta, cioè lì si è costruita un vero e proprio polo, diciamo, proto-industriale di fabbriche che si basavano su quella che oggi è la tratta Milano-Venezia, almeno un pezzo della tratta Milano-Venezia. Quindi un'intera città, un intero quartiere, quello di Veronetta oggi, che si è trasformato proprio grazie alla ferrovia. Beh, se tu pensi alla geografia, Verona è lì sullo snodo che arriva giù dal Brennero, che era una delle due linee di comunicazione che aveva l'impero austriaco prima e poi austro-ungarico dopo dal 67 in poi, per arrivare in Italia, no? C'era la via del Brennero e c'era la via dall'altra parte, cos'è il Tarvisio, adesso non vorrei dire una Sì, cazzata. una volta scendevano i soldati, adesso scendono i turisti tedeschi che vengono sul lago di Garda. Esatto, esatto. Comunque ci sono tante osservazioni interessanti. A me spiace perché qui siamo lunghi, siamo a 2 ore. Ci sono tante osservazioni interessanti, per esempio, di nuovo, e mi sta sempre più simpatico questo Riccardo, che parla del generale Govone alla carica a Balaclava. Anche questo, il generale Govone è una figura particolarmente interessante che invito tutti ad andare ad approfondire. Per esempio, c'è un bellissimo libro di Marco Scardigli, si intitola Lo scrittoio del generale, che è una biografia del generale Govone, estremamente interessante. Andate a vederlo, credo che sia la persona più eroica che abbiamo avuto in tutto l'Ottocento nel Regno di Sardegna e poi in Italia. Una vita estremamente avventurosa.
Va bene, poi andiamo Per avanti. averlo citato hai fatto la felicità di Riccardo, perché è estremamente appassionato del generale Govone, quindi sicuramente ha un sacco apprezzato. Eccolo qua. Scrive proprio: nel 1848 la cattura di Verona era fondamentale per i piemontesi, la battaglia di Santa Lucia aveva come Esatto, obiettivo proprio quello, quindi esatto. ecco, fantastico. Va bene, poi, E poi se abbiamo posso la guerra dire... per bande. No, Eh? un'ultima cosa sulla cavalleria, che dicevi della tradizione, che mi viene in mente adesso. Noi in Europa abbiamo la tradizione delle scuole, dell'accademia, in Francia, in Spagna, a Vienna, così, e gli americani che accademie c'hanno? C'hanno che vanno a radunare i vitelli e le mandrie di bestiame, per cui anche lì individuale o comunque poche persone, non di certo l'addestramento dell'accademia. Poi, Tradotto poi si poi capisce un'altra delle cose che non si raccontano mai e invece andrebbero raccontate è che, e tu lo sai benissimo perché ti occupi di equitazione, l'incrocio delle razze equine che c'è stato nella seconda metà dell'Ottocento è una cosa che ha portato a un notevole miglioramento della qualità delle cavalcature, cosa che all'inizio durante le guerre napoleoniche non era, cioè i cavalli non avevano le caratteristiche fisiche, la forza che hanno i cavalli moderni, perché deriva tutto dagli incroci di razze che ci sono stati. L'equitazione moderna nasce verso la fine dell'Ottocento, quindi anche questa cosa qui sarebbe da approfondire, perché ha cambiato molto. Noi abbiamo la concezione che la cavalleria fosse come noi immaginiamo i cavalli adesso, ma di fatto i cavalli che avevano erano molto diversi dai cavalli che hanno adesso. Avevano Sì, un'altezza al Garrese, per esempio, che era minore, erano cavalli più deboli, erano cavalli meno forti. oggi sarebbero classificati come doppio pony. I cavalli Esattamente, da Ussaro o da Ulano sarebbero dei doppio pony, 1,48 m, 1,50 m al Garrese, cioè dei per cui cavallini sarebbero. li monterebbe un ragazzino di 14-16 anni ad oggi, non di più. Esatto. All'epoca li montavano gli uomini per andare in guerra, oggi sono dei pony. Uomini la cui altezza media era più bassa perché era sul 1,60 m e adesso uno di 1,60 m. 1,65 m, nei francesi Eh, 1,65 m. Sì, avevo fatto in una live, avevo proprio fatto questo calcolo qui, avevo preso i dati per confutare l'idea. A me piace confutare le opinioni correnti, come penso si capisca, per confutare l'idea che Napoleone fosse piccolo, perché Napoleone non era piccolo, ma era nell'altezza media della popolazione francese dell'epoca. Per cui, vabbè, andiamo I grandi avanti. cavalli erano per i corazzieri, sì, Marco ci prova sempre ad andare avanti. sì e no, nel senso, sì, erano più grandi, più alti, ma per- relativamente poco. Relativamente, Eh, esatto. Nel senso che sia un cavallo 1,60 m, 1,70 m, quando io ne schiero 100-200 in linea su più ranghi, con la corazza e tutto, cosa cambiano quei 10 centimetri? Niente. È il numero e l'impatto psicologico. Ora davvero ti lascio No, andare ma alla guerra guarda per che bande. qui ci sarebbero da dire un sacco di cose. Per esempio, bisognerebbe parlare di cos'era una carica di cavalleria e come veniva svolta una carica di cavalleria, perché noi tutti abbiamo delle idee balorde che arrivano dai film hollywoodiani, per cui la carica di cavalleria è la carica dei Rohirrim contro cos'è che sono, Gli quello lì del Signore degli orchi, Anelli. sì, gli orchi di Gli orchi del Signore di degli Anelli. Mordor, sì, Non era quella roba lì, però vabbè. Dove si parte al galoppo 20 chilometri prima. Vabbè. Vabbè, la guerra, anche qui la formazione a quadrato vince sempre, anche su questa roba qui ci sarebbero da dire tante cose. Va bene, lasciamo perdere, andiamo avanti. La guerra per bande, quindi i garibaldini, sicuramente la guerra per bande dal punto di vista del movimento nazionale ha avuto sicuramente una funzione, l'idea che ci sia il popolo che si arma per cacciare lo straniero
credo che fosse un'aspirazione, magari non del popolo, magari della borghesia, magari dei ceti agiati, magari anche della massoneria, che tra gli altri, perché dobbiamo dire tra gli altri, non sono gli unici, hanno fatto il risorgimento di questo paese. Poi un conto è, come sai benissimo Leonardo, e come sapete benissimo Fabio e Leonardo, un conto è il 48, un conto è il 59. Il 48, cioè la prima guerra di indipendenza, è la fase popolare, e forse la fase più Infatti, autenticamente... perdonami, ti interrompo un attimo per portarti la domanda del nostro Alessandro Tenten, che ci chiedeva quanto avrebbe influito, è un what if, diciamo, un semi what if, Sì. quanto avrebbe influito un corretto addestramento delle truppe volontarie, nelle truppe volontarie italiane, piemontesi, nel 48, e se fossero state ben equipaggiate, ben armate, ben addestrate, avrebbero davvero influito, avrebbero cambiato il corso della guerra, oppure in ogni caso sarebbero state annientate, sconfitte? Allora, la risposta è duplice. La prima risposta è sì, perché quello che fa la differenza, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto diverse volte, è l'addestramento. Quello che manca, e che manca perché vale ancora adesso, a un'unità di irregolari, bande, terroristi, chiamateli come volete, è proprio l'addestramento, perché è proprio l'addestramento. Quello che fa la differenza sul campo di battaglia per il risultato che si ottiene è l'addestramento a cui i soldati sono sottoposti. E quindi se avessero ricevuto un addestramento adeguato, avrebbero potuto fare la differenza sui campi di battaglia in cui sono stati impiegati. D'altra parte è anche vero un'altra cosa, che lo dicevamo prima: le truppe regolari, diciamo gli stati, le cancellerie non si sarebbero mai abbassati ad addestrare degli irregolari, ad addestrare degli scappati di casa, perché noi possiamo considerare i garibaldini degli eroi del Risorgimento, e questo è un modo di vedere il problema. Da un altro punto di vista noi possiamo considerare i garibaldini una banda di scappati di casa, come sostiene qualcuno. Io non sto sostenendo né l'una né l'altra cosa, sto dicendo semplicemente che c'era grandissima buona volontà ma scarsissimo addestramento, e questo si è visto in tantissime operazioni. Consiglio a tutti di andare ad approfondire il rapporto di perdite tra i garibaldini e gli austriaci alla battaglia di Bezzecca, che è unanimemente considerata nella guerra del 1866, cioè la terza guerra di indipendenza, l'unico combattimento in cui noi italiani, perché nel 66 eravamo già italiani, noi italiani abbiamo sconfitto gli austriaci. Andate a vedervi il rapporto di perdite e poi ne riparliamo sul fatto che sia stata l'unica reale vittoria degli italiani contro gli austriaci. Il problema è che nell'Ottocento questa mentalità, secondo me non c'è neanche adesso, nell'Ottocento questa mentalità non c'era, non ci sarebbe stata, per cui è una domanda monca, nel senso: sì, sarebbe stato bello, sì, avrebbero potuto ottenere dei risultati, no, non sarebbe mai stato possibile, perché i regolari non si sarebbero mai abbassati ad addestrare gli irregolari. Tra l'altro, la differenza sostanziale che c'è tra dei reparti regolari e dei reparti di volontari la si vede benissimo se uno studia la guerra civile americana, perché all'inizio della guerra si sono formati tantissimi, sia per la Confederazione che per l'Unione, tantissimi reparti volontari che sul campo di battaglia hanno avuto dei risultati estremamente discutibili. Quando poi durante la guerra questi reparti, che erano inizialmente di volontari, sono diventati dei veterani perché hanno subito il battesimo del fuoco, hanno dovuto subire un addestramento perché se no non avrebbero sostenuto il campo di battaglia, allora a quel punto lì quegli eserciti sono diventati degli eserciti affidabili, ma all'inizio non lo erano assolutamente, e si vedono bene le differenze tra i reparti di volontari e i reparti molto limitati numericamente di truppe addestrate all'interno sia dell'Unione che della Confederazione.
Ma invece, leggendo l'Uraghi, mi ricordo proprio in quelle prime fasi di guerra nel 61, prima di Bull Run, quando si addestravano le truppe, diceva è più facile tenere le truppe sotto il fuoco nemico in combattimento piuttosto che portarle in lunghe marce nel disciplinarle. Come la vedi una dichiarazione del genere? Può avere senso perché se io ho già di per sé pensiero mio, ho già delle truppe indisciplinate, queste appena sentono fischiare le pallottole e vedono il compagno che viene ferito o ucciso, si fanno di tutto meno che rimanere in linea. Eppure lui diceva che l'ideale per il quale combattevano, in quel caso era per l'Unione, poniamo l'Unione, la Confederazione, la causa italiana, la Francia del 70, quello che è, andava a compensare questo squilibrio. Secondo te no, alla fine non è vero? Non lo so, non ti so rispondere. L'addestramento militare, guarda, ti parlo avendo un figlio che fa parte delle forze armate. L'addestramento militare è una cosa molto particolare, richiede un cambio di mentalità, non è una cosa che si improvvisa, non è che dai in mano l'arma a uno, lo metti su un campo da calcio insieme a altre 100 persone, lo fai manovrare e gli fai sparacchiare 4 colpi e automaticamente sono addestrati. L'addestramento militare è un'altra cosa. È secondo me proprio un cambio anche adesso è un cambio di mentalità, perché vedi le persone, ti dico, vedi le persone e lo sperimento fisicamente, cioè lo vedo io, che cambiano il modo di ragionare, il modo di pensare sulle cose. L'addestramento militare è un'altra cosa. Mi permetto di intervenire su un'osservazione che ha fatto Alessandro Casarini, che dice: la ringrazio per la risposta, grande peccato effettivamente, perché se avessimo avuto il 48 con un minimo di senno non sarebbe stata la prima guerra di indipendenza ma la guerra di indipendenza. Troppi interessi contrastanti nel 48, cioè al di là dell'impegno dei singoli, al di là dell'addestramento o dello scarso addestramento che potevano avere i reparti, c'erano a livello superiore degli interessi contrastanti. Nella fase iniziale hanno collaborato anche delle truppe dello Stato della Chiesa, ma poi c'erano degli interessi contrastanti. Nelle fasi iniziali c'erano anche delle truppe del Regno delle Due Sicilie, ma poi c'erano interessi contrastanti rispetto al Regno di Sardegna. Per cui per ottenere, io ho su queste cose qui ho un approccio, come dicono i colleghi gestionali, di tipo top down, cioè per fare una guerra fatta bene deve partire dall'alto in modo giusto, non è una iniziativa che può partire dal basso. Le iniziative che partono dal basso sembrano molto genuine, ma portano a poco. Questa è la mia personale opinione. Marco Pettenati ci scrive: si può dire che l'esperimento dei cacciatori delle Alpi del 59 sia riuscito dunque? Bisogna intendersi su cosa voglia dire sia riuscito. Dal punto di vista del movimento nazionale, del coinvolgimento del popolo, sicuramente sì. Dal punto di vista delle operazioni militari, sì, nella misura in cui gli austriaci sono stati costretti a distaccare dei reparti per confrontarsi con i cacciatori delle Alpi. Ecco. Poi sulla reale efficacia sul campo di battaglia il numero è troppo limitato per poter avere, cioè alla fine i cacciatori delle Alpi numericamente rispetto all'esercito regolare del Regno di Sardegna o all'esercito francese nel 59, cioè è poca cosa. Con questo non voglio dire che quindi non ha alcun valore, ma quantitativamente in un'ottica di sistema è poca cosa. Mi permetto anche qui di fare un'osservazione andando contro a quello che dico di solito, cioè che non voglio parlare di storia contemporanea. Bisognerebbe fare un lungo discorso sulle operazioni dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, e sto parlando di
partigiani francesi, partigiani russi, partigiani italiani nelle zone occupate dai tedeschi. Qual è il loro valore dal punto di vista militare in una logica di sistema? È importante o non è importante? Qual è il loro valore invece come movimento nazionale di sollevazione contro l'invasore? Stiamo parlando di due cose diverse. Noi non possiamo mettere insieme due cose. Nel momento in cui io dico questo è importante, non vuol dire che automaticamente anche quell'altro è importante, o quando dico questo non è importante perché l'efficacia era scarsa, non vuol dire automaticamente che anche l'altra questione ha un valore intrinsecamente scarso, perché sono due problemi scollegati tra di loro. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Mike 90 scrive: è più simbolico, come rappresentante di lotta per la libertà. Sì, esatto. Direi su questa cosa mi verrebbe proprio da dire sì. Sempre lui dice, solo per dopo proseguiamo con l'ultima, con la bonus. Sì. Ecco, con la domanda bonus, sempre Mike 90, molto interessante, scrive: la legittimazione dei volontari l'avremo dopo la prima guerra d'indipendenza, con lo sbarco dei 1000 si passa alla santificazione, alle camicie rosse, all'immaginario di Garibaldi con la camicia rossa che guida il suo esercito verso l'Italia, verso l'unificazione. Quindi molto, molto interessante, sono d'accordo personalmente. Passando invece all'ultima domanda, è la bonus? Preparati. È la bonus e potrebbe anche essere l'inizio per una serie di live incentrate in questo tipo, parallelismi storici. E la domanda è questa: ma l'Ucraina di oggi è come la Francia del 1870-71 e il presidente della Repubblica Ucraina, Zelensky, è come il ministro degli interni della Repubblica Francese del 70, Leon Gambetta, che tra l'altro io ne ho una pessima opinione, davvero pessima. Fabio e Tentè nel nostro viaggio in Abbiamo Francia. fatto un viaggio in Francia, c'erano un sacco di vie intitolate a Gambetta, anzi quella che passa davanti alla casa dell'ultima cartuccia a Baseil è intitolata a Leon Gambetta proprio, quindi io speravo in una sua damnatio memoria e invece mi sono trovato via Gambetta, piazza Gambetta e anche meno. Per cui a te la parola, c'è effettivamente un'analogia oppure sono ogni situazione a sé stante? Allora, una curiosità, di Leon Gambetta, che non sapevo era figlio di italiani, era di origine genovese, il padre. Si fa fatica tantissimo, se lo cercate su internet, a trovare una fotografia di fronte, perché lui quando era giovane, 14 anni o 15 anni, adesso non mi ricordo, aveva perso un occhio, aveva perso l'occhio destro, e infatti se vedete nella maggior parte delle fotografie voi lo vedete di profilo con il profilo sinistro. Qui si riesce a vedere l'occhio destro un po' perché lui l'aveva perso. Allora, secondo me no, perché la Francia all'epoca era una superpotenza e faceva una politica da superpotenza. La guerra franco-prussiana è una guerra, la guerra in forza della quale la Francia imperiale crolla, era una guerra per il predominio in Europa, per la supremazia europea, e come abbiamo già detto la Francia per tutto l'Ottocento, la dimostrazione che era una superpotenza era che era il riferimento per la cultura e per la tecnica militare, era la tradizione, incarnava la tradizione napoleonica. Dopo la guerra franco-prussiana cambia tutto, perché la Prussia, con la vittoria sbalorditiva dell'agosto del 70, diventa il riferimento culturale. Direi che la guerra russo-ucraina è un'altra cosa. Stiamo attenti a quello che diciamo. La guerra è una guerra di confine che ha importanti ricadute internazionali, ma comunque è una guerra secondo alcuni, di espansione territoriale, secondo altri di salvaguardia dello spazio strategico russo, ma è un'altra cosa. Tu prima dicevi che Leon Gambetta
non ti sta simpatico, neanche a me, però era una persona seria e qui mi fermo. Ok, va bene. Una persona che Consiglio a per tutti, mantenere il potere ha mandato avanti la guerra a oltranza. sì, sì, consiglio a tutti di lei, sì, però non se la faceva coi vabbè, lasciamo stare. Consiglio a tutti di Ti dirò che leggere. mandare l'armata di Bazaine a marciare su Parigi per rovesciare la Repubblica, signori della corte, non sarebbe stata una brutta idea. Consiglio a Stiamo tutti parlando di della guerra leggere, franco-germanica, signori di YouTube. certo, consiglio a tutti di leggere il libro di Scaglione su Zelensky. Scaglione è giornalista, è stato vice caporedattore di Famiglia Cristiana per tantissimi, credo che adesso sia andato in pensione. Ve lo consiglio, è un libro interessante. Perché abbiamo dai nostri mezzi di comunicazione la prima vittima della guerra è la verità. Dai nostri mezzi di comunicazione abbiamo dei riscontri sui quali preferirei saltare alle conclusioni, un libro, un luogo, un film. Eccoci qua. Allora, un libro, un luogo, un film, un libro non ce la faccio perché sull'Ottocento direi le campagne di Napoleone per quanto riguarda il periodo napoleonico, i libri di Bruno Dotto, accadde a Solferino, accadde a Magenta, ne ha fatti un po'. Ci sono anche 3 bei libri, qui non li ho citati, di Renato Agazzi sulla prima guerra di indipendenza, 48-49, sono 3 volumi e secondo me sono fatti molto bene. Renato Agazzi, li cercate, li trovate su Amazon, li trovate. E poi sulla guerra civile americana, bravo, vedo che ce l'hai, bravissimo. Per partire a ragionare sulla guerra civile americana, Battle Cry of Freedom, prima ho scritto For Freedom, ma è Of Freedom. Tra l'altro il titolo è preso da una canzone della guerra civile in cui si parla di Battle Cry, il grido di battaglia della libertà. Molto carina come canzone. Poi un libro, un luogo, un luogo, io lo racconto sempre e dico, secondo me noi abbiamo un luogo che è fantastico, che è il triangolo tra le città di Brescia, Verona e Mantova, perché è un posto dove si mangia bene, soprattutto si mangia bene, si beve bene, si beve bene. Ci sono dei posti bellissimi da andare a vedere, perché Brescia è una città fantastica, Verona è una città fantastica, Mantova è una città fantastica dal punto di vista culturale. Ci sono delle cose bellissime da vedere. Lì in mezzo, in quel triangolo, ci sono i campi di battaglia più importanti e più famosi che ci sono in Europa, e perché lì c'è Solferino San Martino, Custozza, ci sono tutti i campi di battaglia delle guerre di indipendenza italiane, c'è il lago di Garda, quindi Ci sarebbe andate a anche prendere il Cantonato sole. Castiglione come Esatto, battaglie più importanti. esatto. Ci sono anche le tedesche che arrivano a farsi un giro, per cui ci sono tante belle cose che uno può vedere, può fare, può forcare e disfare, ok? Per cui per me un luogo di riferimento. Io non riesco a capire per quale motivo non riusciamo a fare anche noi in Italia quello che fanno all'estero, vale a dire il turismo militare, cioè bisognerebbe far venire i turisti e fargli girare i campi di battaglia, poi li porti a mangiare, a bere, a vedere delle belle cose, perché a Mantova ci sono tante belle cose da vedere, come a Verona, come a Brescia, ci sono delle cose fantastiche e sarebbe bellissimo e si creerebbe un circuito, un percorso turistico interessante di valorizzazione di questi luoghi. Noi dobbiamo pensare che abbiamo il campo di battaglia con il maggior numero di perdite di tutto l'Ottocento, che è Solferino e San Martino. Abbiamo il campo di battaglia in seguito al quale hanno fondato la Croce Rossa e non riusciamo a fare un punto di attrazione turistica come fanno i belgi con la battaglia di Waterloo. Io non riesco a capire il motivo, ma vabbè, lasciamo perdere. Ha ragione Mike 90, non riusciamo a parlare di guerra, figuriamoci di turismo, l'abbiamo detto prima, ha perfettamente Faccio ragione. una cosa, una aperta e chiusa parentesi, nella Costituzione italiana, ok, si cita di più la parola guerra che turismo. Vi dico soltanto che nella Costituzione italiana il turismo come parola non viene citata una volta.
Sì, Quella è una cosa bella. non si parla proprio di turismo, quindi è un'impresa entrambe le cose, a ben vedere, sia il turismo che la guerra, parlarne. Comunque, vabbè. E mi pare che siamo arrivati alla fine, perché il film, io quello a destra e quello a sinistra non li commento, quello a sinistra è un capolavoro, I Duellanti non è un film, è un capolavoro. Se uno vuole capire la mentalità napoleonica deve guardare il film I Duellanti. Per me è il più bel film che c'è sul periodo napoleonico. L'Ufficiale e la spia, quello a destra, recente, sull'affaire Dreyfus, secondo me è molto bello. A me piacciono i film in costume, è molto bello, è un film lento, quindi va bene per me che sono un po' boomer, magari per chi è più giovane non è un film. E poi parliamo di il film Al centro, che è un film ambientato sulla guerra civile americana, che è Cavalcando col diavolo. È un film meno noto di tanti altri, potevo mettere Glory, potevo mettere Gettysburg, potevo mettere tanti altri film ambientati sulla guerra civile americana, magari più scenosi dal punto di vista delle battaglie. Cavalcando col diavolo parla della guerra di bande nella zona lungo il confine tra il Missouri e il Kansas, le bande di William Quantrill che combattevano, queste bande confederate che combattevano contro i nordisti e che facevano delle incursioni nel territorio. In particolare racconta la storia dell'attacco alla cittadina di Lawrence con diversi morti per effetto di uno di questi raid. È un film particolare, è un film che secondo me rende abbastanza bene l'idea di quello che doveva essere, quello che deve essere stata la guerra civile americana, non sui campi di battaglia, ma vissuta tutti i giorni da quelli che la dovevano subire, cioè dai civili. Detto questo, credo di aver terminato. Avrei da raccontare, da star qui a parlare per altre 5 o 6 ore. Concludiamo con Edouard Detail e il granatiere a cavallo, giù la testa, cioè sulla testa, queste sono pallottole, non merda, la carica dei granatieri a cavallo a Eylau nel 1807. Come dico sempre, vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato, spero di aver raccontato qualcosa che magari non conoscevate, e se qualcuno fosse interessato a questa semplice presentazione non ha che da scrivermi marco.boniardi@polimi.it e gliela mando senza problemi. Fantastico, veramente fantastico. Come dice Marco Pettenati, con un giovane Tobey Maguire, che è quello che poi ha fatto l'Uomo Ragno, se non mi ricordo male. Il primo, esatto. Sì. Fantastico, veramente fantastico, grazie mille Marco. E i ragazzi alla chat quanto noi sono veramente entusiasti di... Ma quante persone sono rimaste collegate? Allora, sono le 23:34, 2 ore e 34 di live e ci sono ancora connesse 11 persone, quindi direi alla grande. Comunque vi ricordo ragazzi che la live resta caricata sulla pagina YouTube, nella sezione live del nuovo canale YouTube di Vivere il Risorgimento, quindi per andarla a vedere, per rivederla, clip, mica clip e quant'altro, la trovate assolutamente. Il professore è disponibile come ci ha detto, e noi non ci resta davvero che ringraziare Marco Bognardi, professor Marco Bognardi, voi ragazzi della live per la partecipazione, per l'interessantissima serata. Davvero grazie mille Marco, e niente. Davvero, grazie ancora, grazie a tutti quelli che si sono collegati e che hanno partecipato vivamente con i messaggi nella chat, per cui io direi sulla testa che sono pallottole non merda, e augurandovi una buona notte e ringraziando ancora il prof Boniardi. Grazie professor Marco Bognardi, grazie mille davvero, buonanotte. Grazie mille a tutti. Se mi iscrivete vi metto nella mia personalissima lista di contatti, così quando faccio qualsiasi cosa su qualsiasi canale mando la pubblicità, mi faccio un po' di marchetta da solo, mando la pubblicità a tutti, così se avete voglia di seguirmi, bene così. Grazie mille.
Grazie mille signori e buona notte a tutti. Questo era Vivere il Risorgimento Podcast e ci vediamo al prossimo episodio. Buonanotte signori, grazie mille.